Buongiorno dal Palazzetto dello Sport di Iglesias, la seconda giornata dell'ottavo campionato nazionale sardo di powerlifting organizzato dalla Sardinia Drug Free Powerlifting Association di Lorenzo Dore. Stiamo già iniziando, si parte con la panca femminile, ieri squat maschile e femminile, poi panca maschile. Oggi si parte con la panca femminile, a seguire invece gli stacchi da terra maschile e femminile. Si comincia con Alessandra Carta della Power Wellness Academy di Quarto Sant'Elena, una classe senior categoria 50,5 kg, che dovrebbe partire con 37,5 kg. Questa è la sua entrata e lei ad aprire le danze qui ad Iglesias. Ieri una lunghissima diretta insieme, oggi non sarà da meno. Però insomma, giornata top per voi appassionati di powerlifting che ci state seguendo. Vedremo poi di avere con noi al fianco anche qualcuno dei protagonisti di questa manifestazione. Ricordiamo, gara che è qualificante per le competizioni internazionali VDFPF. Adesso però il momento di Alessandra Carta, classe 1984, entra con 37,5 kg. Da mia postazione sembrerebbe un'entrata perfetta, la conferma arriva proprio adesso, nessun dubbio. Subito con la prossima già la Letizia Sanna, dalla classe 84 alla classe 2000, lei appartenente al powerlifting team Sardegna. Una junior categoria 70 kg. Il peso sul bilanciere è lo stesso, 37,5 kg. Lo stesso rispetto da Alessandra Carta. E anche in questo caso esecuzione perfetta. Ancora il powerlifting team Sardegna che porta una delle sue atlete sulla pedana. Tocca ora a Nicole Garau. Il peso, il bilanciere passa a 40 kg. Lei una Teenage 2 della categoria 55,5 kg. Neanche 18 anni Nicole Garau, che compirà il 22 giugno. È vero, anche in questo caso l'esecuzione che non toglie nessun dubbio, alzata valida. Saranno ora 45 kg sul bilanciere. È il momento di Giulia del Calcio Cross Team di Orbello. Anche lei una Teenage 3, 53 kg la categoria, classe 2004. E a giugno farà 20 anni.
Buona anche la sua alzata, ma insomma per adesso abbiamo visto esibizioni con margine. Pronta Denise Cappai, 45 kg anche per lei, le classe 90 della Power Wellness Academy Senior, categoria 50 kg e mezzo. E anche questa volta è andato tutto liscio, ma è probabile che dobbiamo aspettarci tutti i primi tentativi con questo esito. Tocca alla Matilde Maiorca, lei 50 kg sul bilanciere, una junior categoria 50 kg e mezzo. Perfetta anche lei. E allora si va ancora avanti con una classe 2005. Sarà Sebberu del New Center Sport di Iglesias. Abbiamo la prima delle padrone di casa di oggi. Teenage 3, categoria 55,5 kg. Però si sa. Non Sebberu, perché qua c'è Sebberu qui. Forse è un momento. Ma invece sta salendo sulla panca Elisabetta Mais, che sarebbe stata dopo nel tabellone, stesso peso sul bilanciere 52,5. Lei però è una senior categoria 47,5 kg. Buona anche la sua alzata. Adesso sta Sebberu. Allora non ho sbagliato loro, ti hanno segnato 50. Ah no, è Arriva adesso per davvero il momento della classe 2005. Anche per lei, alzata valida. Cambia solo l'altezza del bilanciere, ancora una volta non cambia il peso. Tocca a Valentina Piras del Military Gym Garage di Assemini.
nell'assegno della categoria 55,5 kg. Dato tutto bene anche per lei. Adesso va caricato di più il bilanciere, si passa a 55 kg dopo i 52,5 delle ultime 3 esibizioni. Tocca ad Aurora Palmas della Black Bears Powerlifting di Settimo, è una junior, categoria 53 kg. No, vabbè, che poi non basta Anche per lei un'alzata senza grandi problemi, ma hanno tutte a margini le atlete che abbiamo visto finora. Ancora 5, se non sbaglio, devono effettuare il primo tentativo in questo primo fly di giornata. Poi il momento di Marta Urru, Powerlifting Team Sardegna, junior categoria 63 kg. Sono 55 anche per lei chili sul bilanciere. No, che ho detto, magari anche lei lo sa. Non ne frega niente, l'ho detto, non lo fa. Adesso lo devo cambiare. Bene anche Uru in entrata. E adesso si passa da 55 a 60 kg sul bilanciere. Sta per salire sulla pedana Alessandra Salis del Power Club d'Alghero, junior anche lei, però categoria 55 kg e mezzo. È pronta Salis. Anche in questo caso nessun dubbio, alzata valida
per lei. È il momento di Beatrice Palazzi. Powerlifting Team Sardegna Junior, categoria 58 kg e mezzo, 67,5 kg. Sollevare in press per lei. Valida anche la sua alzata. Tocca ora Sara Carta, tra l'altro caricata proprio a fianco alla mia postazione, tra amiche, colleghe, compagne di sport e di passione. Anche lei del Powerlifting Team Sardegna, entrata da 72 kg e mezzo. Applausi per lei, ma anche lei a margine come. E adesso chiude il primo giro Silvia Spano con 82 kg e mezzo di entrata, lei del Power Club di Alghero. Segno lei come Sara Carta 47 kg e mezzo, Silvia Spano invece 55,5 kg. E si chiude immacolato il giro dei primi tentativi, tutti andati a buon fine. Non così difficile da prevedere, però mai scontato. Quindi si può ripartire da Alessandra Carta, che incrementa di 2,5 kg il peso della sua entrata, da 37,5 passa a 40. Il tempo di permettere agli spotter di caricare il bilanciere, che dovrebbe essere pronto, però eccola che si posiziona sulla panca. Sì, c'è una giocata. Non dite cose così. Perfetto, anche il suo secondo tentativo.
Allora chissà che non voglia sbilanciarsi di più nel suo terzo tentativo. Ha dimostrato di avere ancora margine come. Ora invece il secondo tentativo anche di Giada Sanna. Lei invece incrementa di 5, la parità anche lei con 37,5, passa a 42,5. Anche lei molto bene. Ancora nessuna alzata non valida. Forse Giulia è un po' più Nicole Garau, 45 kg sollevati senza problemi, 5 in più rispetto al primo tentativo di 40. Molto bene anche lei. E adesso invece è pronta ad andare Denise Capai, che può già salire sulla pedana. Anche lei un incremento moderato di 2,5 kg, da 45 passa a 47,5. Hai levato il piede, io ti prendo da su. Buona anche la sua esecuzione. Ora tocca a Giulia Loi, lei per sollevare 50 kg dopo i 45 del primo tentativo. E non ce l'ha fatta. È riuscita con le braccia, col petto a sollevare il bilanciere. Prima alzata non valida di giornata. Arriva alla quinta del secondo tentativo di questo primo flight. Ci potrà riprovare al terzo tentativo lui. Ora invece tocca a Matilde Maiorca, che ha sollevato 50 in entrata, adesso passa a 52,5. Essere cavata anche stavolta egregiamente.
Viene richiamata Seberu, sarà Seberu che proverà adesso con 55 kg, 2,5 in più rispetto alla sua entrata. Anche per lei 2 su 2. Chiamata ora Elisabetta Mais, che incrementa di 5 dopo i 52,5 kg di prima, passa a 57,5. Ehi, ancora più caro. Oh, hai già fatto il tuo spazio, che per diminuire il percorso. La partecipa. Dipende sempre perché tutti Arriva il secondo errore di giornata. Questa volta Mais a non riuscire a completare l'alzata. E ora Valentina Piras, 57,5 kg stavolta, più 5 rispetto alla sua entrata. Ottima l'esecuzione. Non cambia il peso sul bilanciere per Aurora Palmas. Per lei però è un incremento di soli, tra virgolette, 2,5 kg rispetto al primo tentativo. Ed è andata benissimo, allora chissà che non provi a sbilanciarsi di più nel suo terzo tentativo. Sale invece a 60 kg Marta Urru, più 5 rispetto al suo primo tentativo. E anche in questo caso perfetta l'esecuzione.
Può andare adesso Alessandra Salis dunque sulla pedana, il tempo di caricare il bilanciere a 65 kg. Proprio come Marta Urru, più 5 rispetto all'entrata. Arriva Spano. Più 5 anche per lei. Adesso solleva 87 kg e mezzo. Ed è buona anche stavolta. Un'ottima serie di secondi tentativi. Adesso vediamo cosa ci riservano i terzi per forse tutte, poi bisogna vedere. Ultimi tentativi. Da 40-45 Alessandra Carta.
ne ha sentiti questi 5 kg in più, però è riuscita a portare a casa l'esecuzione, che infatti è valida, e si prende anche qualche applauso. A me non piacciono. Pubblico però un po' sonnolento, però ci sta. Domenica mattina magari qualcuno di loro si è anche alzato presto per andare a votare. Oggi le votazioni, ricordiamo, qua in Sardegna per le regionali. Adesso invece già la Sanna più 5, non è riuscita però ad avere la meglio su questi 47 kg e mezzo. Si è alzata anche sofferente la ragazza del Powerlifting Team Sardegna. Compagno con così dopo perché la foca Adesso invece Nicole Garau. Ancora più 5 per lei, prima 40 poi 45, entrambe andate bene. E adesso vuole chiudere con 50 kg, un più 10 totale. Non ce l'ha fatta stavolta, ha già sofferto nella ricerca della posizione corretta, ma qualcosa da lamentarsi. Forse ha toccato, forse uno squilibrio secondo lei. Infatti un po' di controlli adesso per sicurezza che non ci sia nessun problema tecnico, e di nuovo tutti a rapporto. Dovrebbe essere tutto ok, infatti Giuliano è già sulla pedana, riprova i 50 che hanno vinto su di lei nel secondo tentativo. E niente da fare neanche questa volta. Va ora Denise Capai, che prima ha incrementato di 2,5 kg, adesso passa a 52,5, un salto totale di 7,5 rispetto al suo primo tentativo di 45, portato molto bene a termine. Chissà che lei non voglia provare a dare qualcosa in più con una quarta prova. Terzo tentativo per Matilde Maiorca, 55 kg di bilanciere
più 2,5 rispetto al suo secondo tentativo, più 5 rispetto al primo. Si sta provando in sofferenza, ma niente da fare, non è riuscita a dare la spinta decisiva. Hanno tutti i polsini. Vedi, devo dirla, ma ti Tocca a Sara Seberu. Come Mallorca, anche lei incrementato per 2 volte di 2,5. Il suo terzo tentativo infatti è da 57,5 kg, è parità con 52,5. Vediamo se lei avrà miglior fortuna. Niente da fare anche per lei. Bilanciere che resta da 57,5 kg per Elisabetta Mais, come era prevedibile, non ce l'ha fatta prima. Ci prova adesso senza incrementare ulteriormente. Questa volta invece è riuscita a portare a termine l'esercizio. Rosso, bianco, manca un'ultima decisione, alla fine sta non valida, 2 voti contro 1. Peccato per Elisabetta Mais. Adesso lo spazio a Valentina Piras, che farà un tentativo da 60 kg, partita con 52,5, più 5 nel secondo, questa volta più conservativa con un tentativo di 2,5 kg in più rispetto al secondo, sì. Neanche per lei c'è gloria in questo terzo tentativo, era anche parità bene, poi non ce l'ha fatta. Sembra comunque essere più o meno soddisfatta perché ha lasciato la pedana con un sorriso. Va bene, No, invece Aurora Palmas, 60 kg anche per lei, più 5 rispetto alla sua entrata, intermezzo il 57,5, per ora 2 tentativi ottimi. E anche il terzo chiuso senza troppe difficoltà. E allora lei sì che potrebbe anche pensare di incrementare il suo record personale. Tanto però ci sono da terminare i terzi tentativi e gli ultimi 5. Marta Uro adesso va con 62,5 kg.
più 7,5 rispetto all'entrata. Più 2,5 rispetto al secondo tentativo. Con una grande sofferenza, ma ce l'ha fatta, è uscita anche molto bene Marta Urru. Si passa a 70 kg sul bilanciere per Alessandra Salis, più 10 rispetto alla sua entrata, prima 60, poi 65 e ora 70 per fare 3 su 3. Ed è buona il brivido finale. Infatti anche la sua faccia dice tutto. Di chi qua, la faccia di chi pensava di non farcela a un certo punto, invece è chiuso molto bene. E ora Beatrice Palazzi per un nuovo record sardo. Junior categoria 58,5 kg. Si merita l'applauso Beatrice Palazzi, che ha fatto una bella prova. L'applauso alle mie spalle, dove si radunano atleti e atlete per vedere poi tutti i risultati, tutti i punteggi. E adesso sarà carta. Questa volta incrementa di 5, passa da 75 a 80 kg. Non ce l'ha fatta. Resta allora 75, il suo miglior tentativo. Adesso invece Silvia Spano, 92,5 kg. Questo è il suo terzo tentativo. Bene i primi due, 82,5 e 87,5.
Non è andata bene a Spano. Ma è successo qualcosa, forse è un errore. Dobbiamo riuscire a capire cosa è successo. Nervosa Spano. Quindi tutto fermo. Però devo dare Difficile capire bene quello che è successo. Quindi forse dischi diversi da una parte all'altra del bilanciere. Da qua è difficile capirlo. Poi questa è la mia postazione proprio di profilo, quindi posso vedere bene una parte del bilanciere, non l'altra. Forse voi invece, avendo una visuale frontale, un episodio del genere, potreste anche comprenderlo meglio. Sì, dovrebbe essere pronti per andare avanti. Si va allora con i quarti tentativi. Beatrice Palazzi lo fa, passa a 78 kg e poi, se ho sentito bene, sia Salis che Spano pure proveranno. Spano probabilmente con lo stesso peso, questa volta assicurandosi che non ci siano problemi tecnici. Beatrice Palazzi, 78 kg. Tre in più rispetto al terzo tentativo di 75. Però non ce la fa, alla fine ha bisogno dell'aiuto per riporre il bilanciere. Merita comunque la prova, ci ha provato. Tentativo di record sardo per Salis, se ho sentito bene. No, va di nuovo Spano, questa volta si assicurerà che sia tutto ben posizionato, che non ci siano fattori esterni capaci di influenzare la sua prova. Non ce la fa, però niente da fare questa volta, però non ha nulla ovviamente di cui protestare.
che ha giustamente voluto riprovare. E dunque si passa al prossimo flight. Non ci dovrebbe essere minima pausa, infatti i giudici sono ai loro posti. Li ha già spediti e si dovrebbe partire con Valeria Boi del Barman Studio di Quarto Sant'Elena, Master 2 di categoria 58,5 kg, entra con 35 kg. Il bilanciere carico con 40 kg per Stradoni, altezza 3,11. Allora invece no, non è Valeria Boi, non è più presente nel grafico. Si parte con Anna Stradoni, 40 kg sul bilanciere, lei del Powerlifting Team Sardegna, comunque una Master 2, comunque categoria 58,5 kg. Abbiamo una flight di senior e di master che uscirono da Master 1 a Master 5. Eccola che sale sulla pedana, è entrata, ripeto, da 40 kg. È entrata perfetta quella di Stradoni. Con 40 kg anche Valeria Locci della HOB Powerlifting, anche lei una Master 2, categoria però 50,5 kg. Valida anche la sua alzata. Si passa ora a Valentina Cocco, Punto Fitness di Villa Cidro, senior da 53 kg di categoria. Primo tentativo da 45 kg.
Perfetto, anche il suo primo tentativo. Adesso Valeria Boi, presentata poco fa, c'è stato un errore dunque nell'impostazione del peso, perché era assegnato 35 kg, invece sono 10 kg in più, sono 45 per lei, e quindi il suo momento è ora. Stasera che non ci vedi, sei la quarta, Otiengi, adesso c'è poi Valeria, poi c'è Chiedo Silvia. Che Alzata non valida. Sbaglia l'entrata Valeria Boi, che però dovrebbe incrementare anche già nel secondo tentativo. Dovrebbe aver segnalato 50 kg. Dopo vedremo, dopo avremo in caso la certezza, ma poteva dare già adesso perché ha segnato 50, quindi un errore per lei tecnico, allora nessuna paura ad incrementare. Adesso invece Silvia Ghisu, Powerlifting Team Sardegna Senior, categoria 70 kg, è entrata da 45 anche per lei. È entrata che è andata liscia come l'olio. Con 47 kg e mezzo Angie Botti della HOB di Cortoghiana, senior categoria 58 kg e mezzo. Senza alcun problema anche lei. Una classe 92, una classe 62. Teresa Loi, Master 5, categoria 80 kg. Entra con 47 kg e mezzo l'atleta del Powerlifting Team Sardegna. Ieri con gli squat ci ha fatto vedere belle cose. E allora vediamo adesso all'opera in panca. Buona la prima per lei, anche per lei ben poche difficoltà nel chiudere l'esercizio. Si avvicina al bilanciere Maria Cauli, Punto Fitness di Villa Cidro.
Master 1, categoria 58 kg e mezzo. È entrata da 50 kg la sua, che però non riesce a portare a termine, ovviamente è annullata. Cavoli che ripartirà con 50 kg, l'ha già segnalato. E adesso invece Manapiras, classe 91 delle CUB di Cortoghiana, senior categoria 90 kg. No, succede un disastro. Esecuzione non valida. Sta chiedendo anche Nico. Forse per la tenuta del bilanciere davanti a giuria anche il suo coach. Forse sta chiedendo per la posizione dei pollici. Si sta discutendo della presa del bilanciere, perché poi anche da qua l'esecuzione è sembrata perfetta, però si deve andare avanti con Cinzia Zola, Powerlifting Team Sardegna, Master 1, categoria 58,5 kg. Non ci sono, no, queste cose ci sono, se sono pronti. Non lo vogliono così. È entrata da 52 kg e mezzo. Buona la sua alzata. Si sale a 57 kg e mezzo nell'entrata di Elisabetta Casada del New Center Sport, lei senior di categoria 63 kg e mezzo. C'è Elisabetta lì, stanno, non lo so, Mara, l'hanno presa Ottimo il suo primo tentativo, un bel applauso anche del pubblico. Ancora 3 atlete per il primo tentativo, una prima ambracarta, tutte e tre, le ultime tre del Powerlifting Team Sardegna. Ambracarta senior, categoria 58 kg e mezzo. Poi Cinzia. Che è una delle più supportate, scusate, non sopportate, supportate, soprattutto ieri. Entra con 67,5 kg.
alzata valida la sua senza molte difficoltà. E adesso Clara Pino, che invece entra con 70 kg, senior di categoria 70 kg. In grande scioltezza Pino porta a termine il suo primo tentativo, ovviamente valido, e adesso chiude il primo giro Marzia Alicicco con 85 kg, lei che è la Master 3 di categoria 80 kg. Bilanciere pronto, Alicicco in pedana. Non riesce, non è riuscita a non andare su, le è mancata proprio la spinta iniziale. Alicicco che ci proverà proprio con 85 kg. Adesso è il momento di iniziare i secondi tentativi e si riparte da Stradoni. Stradoni che incrementa rispetto ai 40 dell'entrata di 2,5 kg, dunque 42,5. Adesso verrà chiamata al bilanciere, infatti il bilanciere è pronto. A seguire È pronta Stradoni. Che forse è molto vicina al suo massimale. Esecuzione perfetta ma sentita. Vedremo di quanto incrementerà ancora nel terzo tentativo Stradoni. Ora però è il turno di Valeria Locci, che ha iniziato con 40, anche lei incrementa di 2,5 kg. E infatti già ve lo posso dire, Stradoni passerà da 42,5 a 45. Non proverà ad andare oltre, mentre adesso l'esecuzione di Valeria Locci perfetta. E lei sì che sembra avere ancora margine.
Valentina Cocco, bene con i 45 kg, anche lei con un incremento conservativo di 2,5 kg. Tentativo quindi da 47,5 kg. Il lanciare è pronto, Coco in parata. Molto bene anche stavolta Cocco, anche lei potrebbe tentare qualcosa di più con l'ultimo tentativo. Anche se dovrebbe incrementare ancora una volta solo i 2,5 kg, mentre incrementa di 5 kg Valeria Boi, che ha fallito il primo tentativo di 45. Abbiamo anche sentito un po' di pareri che in questi casi molte volte è meglio riprendere per ridurre il margine di errore, lo stesso peso dopo un errore. Lei è molto sicura di sé, vuole andare con i 50 e dovrebbe riuscirci a chiudere bene l'esercizio. Fiducia premiata, poi anche risultanza liberatoria. Bene Valeria Boi, adesso Silvia Ghisu, anche lei va con 50 kg più 5 rispetto ai 45 del primo tentativo. Molto bene Ghisu. Due su 2 per lei. Adesso invece Maria Cauli. Che ci riprova con 50 dopo aver fallito l'entrata. Già pronta lei, ovviamente in attesa che le venga dato l'ok, e infatti eccolo qua, bilanciere è pronto. Nulla da fare per lei. Due errori su 2. Da 50 per Caoli. Che non può più permettersi l'errore per non restare senza punteggio. Ora invece Angie Botti
Bene, il primo tentativo da 47,5 kg, passa ora a 52,5. Un'altra esecuzione perfetta la sua, pur avendo aumentato di 5 kg il peso delle bilanciere. Potrebbe ritentare ancora un altro incremento di 5 kg per un totale di 10, e invece dovrebbe essere di 2,5 kg, dovrebbe fare un terzo tentativo da 55. Ora però Teresa, lui che è 55 lo porta ora, incremento di 7,5 kg per lei. Per la prima volta questa giornata abbiamo visto un incremento così alto. È pronta Teresa Loi, che ha fatto 47,5 nel primo tentativo, e ora 55. E se l'è cavata anche adesso molto molto bene. Mala Piras, la seconda delle 4 che hanno un'entrata non valida. È andata male a Caoli, che non è riuscita a rifarsi. Lei ci deve ancora provare, lei vuole ovviamente riuscirci invece. Comunque l'incremento di 5 kg rispetto ai 50 dell'entrata. E se l'è cavata alla grande. Tocca alla Cinzazzola, che proverà a sollevare 57,5 kg più 5 rispetto ai 52,5 del primo tentativo. C'è forse ancora qualche problema. E viene data alzata nulla. Allora, se anche uno gli fa... Se ne fa due bianchi, uno rosso e no, ma non più rosso. Non si è capito bene il motivo. Ovviamente non ci sta Zola. Questa comunque non vale del suo secondo tentativo e dovrà provarci col terzo. Ovviamente è chiaro che dia fastidio
vedersi l'alzata annullata senza neanche averla provata, quindi il tentativo invece di Elisabetta Casada, che non è valido neanche per lei. Aveva provato con 62,5 dopo aver fatto bene con 57,5. Nulla da fare, ci riproverà con lo stesso peso. Ora invece Ambra Carta, che dopo essere entrata con 67,5 kg passa a 70. Molto bene anche adesso Carta. Vediamo se incrementa di 5 magari nel terzo tentativo, mentre si prepara Clara Pino per provare 75. Pino che ha fatto con grande naturalezza il primo tentativo da 70 kg. Carta invece incrementerà nuovamente di 2,5 kg, ma adesso occhi puntati su Pino. Vabbè, però. Quindi c'è 10 minuti. Molto bene anche adesso. Chiude il giro Marzia Licicco. Non è andata bene prima con 85 kg, ci riprova con lo stesso peso. Poi si andrà con i terzi tentativi. Questa volta alzata valida, arriva anche l'applauso corale per Alicicco. E ora si riparte da Stradoni. Terzi tentativi, dopo aver fatto bene con 40 e poi con 42,5. Loci se la vedrà con i 45 kg. Questa volta è andata male
Stradoni. Vediamo se ci proverà con il quarto tentativo a disposizione. Ovviamente la sua scelta. Mentre ora tocca a Valeria Locci, anche lei stesso percorso rispetto a Stradoni, e ci prova anche lei con 45 kg. Dove ha fatto bene con 40 e 42,5. Anche a lei però, come a Stradoni, non va bene. I primi 2 terzi tentativi andati male. Adesso tocca a Valentina Cocco. Cocco che ha aperto, che ha iniziato con 45 kg, poi passa a 47,5 e adesso va a 50. 2 ottime esecuzioni per lei, le prime 2. Adesso vediamo la terza. Neanche lei però riesce a rendere valida la terza alzata. 3 su 3 errate. Rischia di diventare un tabù in questa flight, e non è un tabù favorevole per Maria Cauli, che ha già sbagliato i primi 2 tentativi, sempre con 50 kg. Ci deve assolutamente riuscire adesso. Non può sbagliare Cauli. E questa volta Siga la porta a casa, invece no. Nulla anche questa. La prende poi con filosofia, peccato, dispiace per lei. Quattro su 4 male in questo terzo giro. Sta veramente diventando un tabù. Ora Valeria Boi, che ha fatto male con 45 kg nell'entrata, poi però si è rifatta col secondo tentativo da 50, adesso passa a 52,5 kg. Un aumento dunque moderato. Speriamo di vedere un terzo tentativo valido questa volta. Niente da fare neanche per lei. 5 su 5. Ora Silvia Ghisu, entrata con 45, bene poi anche con 50, e ora 52,5 kg. E questa volta è buona. La prima a riuscirci
in questi terzi tentativi. Quindi fanno lo stacco delle ragazze e poi passano a parlare Adesso fanno le cose. Dai Eddie! È il momento ora di Botti, 55 kg da sollevare in press dopo aver fatto bene sia con 47,5 che con 52,5. Perché secondo me li portassi avanti. Ed è buono anche per lei. Ci riprova con 57,5 kg Cinzia Zola, che prima si è vista l'alzata annullata senza poterla nemmeno eseguire. Uscita anche abbastanza arrabbiata per quella situazione, che deve adesso incanalare sui muscoli per chiudere al meglio questa alzata. Mi dava solo ancora i pollici, mo' indicato dal pollice. Infatti gli abbiamo non me li stacco. Esecuzione perfetta per lei e si è presa la sua rivincita. Arriva Teresa Loi, entrata con 47,5 kg, un intermezzo di 55 e ora 60, un totale di più 12,5. Ed è uscita veramente alla grande, c'è sicuramente margine per provare un quarto tentativo. Ora Mara Piras, male l'entrata da 50, bene poi il secondo tentativo da 55 adesso. Per i 60 kg Mara Piras. Forza! È riuscita però Mannaggia! a chiuderla. Tocca ad Elisabetta Casada, che ci riprova con 62,5 kg. È andata male nel secondo tentativo dopo aver iniziato bene con 57,5 kg.
Molto bene anche Elisabetta Casada. Ora gli ultimi due terzi tentativi sono Ambracarta e Calapino, poi bisogna anche vedere chi nel caso farà una quarta prova. Carta che è entrata con 67,5 kg, passando poi per 70 e adesso ci proverà con 72,5 kg. Ma ci sono anche incertezze nell'ordine degli eventi. Per un secondo sembrava che al termine della panca spinge Carta, riesce a chiudere anche questa alzata, ovviamente valida. Ora Clara Pino che vuole chiudere con 80 kg, è entrata con 70, in mezzo 75, molto bene le prime due esecuzioni. E ha deciso di incrementare ulteriormente di 5 kg. Non è valida l'alzata, lei sorpresa, ha alzato anche il braccio, il giudice con la vostra sinistra. Non viene però motivata la scelta, quindi niente da fare, ci dovrebbe essere un quarto tentativo almeno. Adesso cerchiamo di vedere chi. Cerchiamo di capire. Dovrebbe essere Zola. Sì, Fazzola che probabilmente vuole raggiungere il risultato che avrebbe ottenuto con il senso, insomma, l'alzata annullata, poi qua momento di confusione più che altro sulle indicazioni mandate. Era stato spiegato a Zola di dover aspettare fuori dalla pedale, invece si stava già posizionando. Tentativo da 62,5 kg più 5 rispetto al suo ultimo tentativo, più 10 rispetto all'entrata. Ma non ci riesce, chiude allora con il tempo di 57,5 Zola, applausi per lei comunque. E adesso vediamo se anche qualcun'altra proverà a migliorare il proprio record, altrimenti verrà sistemata la panca, andrà allestita la pedana per gli stacchi da terra.
Forse ancora qualche indecisione se procedere con le premiazioni ora o dopo. Allora, non ci saranno più tentativi di alzata, dunque cosa velocissima nell'attesa delle premiazioni. Ci stiamo preparando per la premiazione della palla. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa tu è già fatta. 2, sì. Fate ricordo che l'approccio alla zona di lavoro, le prime cadute, sono proprio di ricerca della punta. Eli! Buoni i piedi, Cristian! Sì! Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso. 3 argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi rimpongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere.
A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate, abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello, paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi. Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255 o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Il Budoni torna in Serie D. Lancio ancora verso Ugo. È solo Ugo, prova il diagonale. Pallina di rigore basso da Palermo. Mendes! Verso Altolaghire sul secondo palo. Rovesciata di Dumbuya! Ancora Dumbuya per la rovesciata! Che la rimette al centro sul secondo palo, dove c'è poi Greco che trova un angolo impossibile. Suggerito per Barresi e il gol da parte di Barresi, il Čekićak riapre la partita. Baldassi, che capolavoro del numero 10, un gol straordinario. Cascero ha dovuto col portiere Cascero. Il Maddalena in vantaggio. Minuto 36 del secondo tempo. Esterno Zaidi. Sua posizione Pilloni. Si va da Calarco. Solo lui la poteva chiudere. A dritto porta di Gennaro, un capolavoro. L'avevamo detto, non vale. Una sontuosa, clamorosa, quella di Di Gennaro. Il Comuni guadagna la permanenza in Serie D. Montis che può mettere in mezzo un buon pallone per De Mutis. Di Aramu, Calaresu, la tiene, prova Calaresu. E qua ci prova Macchero! Ci prova Macchero! Tocco corto per la botta in porta. E l'1-0 di Giuri Senesi. Poi in linea di rigore Luvumbo. Aloia porta via il pallone, calcia addirittura verso la porta Aloia!
seria con il muro vincente, ed eccola qua la festa, e vuol dire promozione, vuol dire tornare in Serie A. Nico Garau, la prima premiata per la panca femminile della Powerlifting Team Sardegna Teenage 2, categoria 52 kg, se ricordo bene. Chiedo scusi, in caso contrario invece per i Teenage 3 Giulia Loi per la categoria 53 kg. Subito dopo sarà il momento invece di Sara Seberu del New Center Sport per la categoria 55 kg e mezzo, gira lui del Galcer Cross Team di Norbello. Abbiamo più medagliati invece tra le junior, si parte con Matilde Maiorca per la categoria 50 kg e mezzo. Prima classificata Aurora
Per i 53 kg Aurora Palmas. 55 e mezzo. Prima classificata Alessandra Salis. Ora invece viene premiata Alessandra Salis, lei per i 55,5 kg. Dopo di lei Beatrice Palazzi. Lei per i 58 kg e mezzo. Ora invece il turno di Marta Urru. Lei è per i 63 kg. E poi Giada Letizia Sanna per i 70 kg. Senior 47 kg e mezzo, abbiamo questa volta un secondo e primo posto, Elisabetta Mai seconda. E poi Sara Carta che prima si è presa la medaglia di Giada Sanna, che probabilmente o se è già andata o non è al momento disponibile. Per il momento doppia medaglia al collo di Sara Carta, mentre Alessandra Carta nei 50 kg e mezzo si è qualificata seconda. Primo invece Denise Cappai, doppietta del Power Wellness Academy. Valentina Cocco si prende la medaglia per la categoria 53 kg. Per i 55 kg e mezzo seconda Valentina Piras. Prima invece Silvia Spano. Angie Boti seconda classificata nella categoria 58 kg e mezzo. Primo posto invece che di Ambra Carta. Per i 63 kg Elisabetta Casada.
Silvia Ghisu seconda classificata nella categoria 70 kg. Primo posto adesso verrà premiata invece Clara Pino, doppietta del Powerlifting Team Sardegna. E arriva adesso a prendersi la medaglia. Prima classificata Mara Piras. Mara Piras, medagliata per i 90 kg. Ora invece si passa ai Master 1, 58 kg e mezzo, Cinzia Zola. Il Master 2 per i 50 kg e mezzo, Valeria Locci, chiamata adesso a ricevere la medaglia. Per i 58 kg e mezzo invece, secondo posto per Anna Stradoni che viene chiamata proprio ora. Prima invece Valeria Boi. Master 3, 80 kg, si prende la medaglia Marzia Di Cicco. Però prendere un'altra poi forse un errore nella consegna. Adesso invece per il Master 5 categoria 80 kg Teresa Lui. Direi che dovrebbe essere l'ultima premiata per la panca femminile e adesso chi partirà subito con gli stacchi da terra. Sono ancora una volta le donne le protagoniste. Prima però classifica assoluta, vince Silvia Spano.
5 minuti si riparte, piccola pausa per noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa tu è già fatta. 2, sì. Fate il ricordo che l'approccio alla zona di lavoro, le prime cadute, sono proprio di ricerca della forza. Eli! Buoni piedi! Cristian! Sì! Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso. 3 argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi rimpongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda. Collegati qui da Iglesias
con gli stacchi da terra. Siamo partiti con Denise De Murtas, un'entrata da 60 kg, andata a buon fine per l'atleta dell'ICOB di Cortogliano in questa prima flight degli stacchi da terra femminile. Dopo di lei Giulia Loi, che entra con 85 kg. C'è stato un cambio di programma. Non so dirvi io i nomi di chi si sta presentando all'alzata. Ho soltanto con me adesso la lista del primo flight, gli stacchi però delle donne. Ora si riprende con le donne, con Giulia Loi. Ripeto, è entrata da 85 kg. Ottima l'esecuzione e alzata valida. Bilanciare pronto, Serra in pedale. Tocca ora ad Alessia Serra che entra con 95 kg. Classe 2006, Alessia Serra del Powerlifting Team Sardegna. Bene anche Serra, adesso Nicole Garau, anche le 2006. Anche lei 95 kg. E anche per le alzata valida.
Il turno ora di Milena Sini, che entra con 100 kg. Anche lei giovanissima, 2005. E anche per lei alzata valida. Alessandra Nanu del Fitness Center Siniscola, classe 2007, lei farà il 29 aprile, 17 anni, teenage 2, 63 kg, è entrata da 105 kg. Eseguita in scioltezza. E ora Giulia Lalicata. Entra lei con 110 kg, l'atleta del powerlifting team Sardegna, la junior categoria 80 kg. Buona la prima anche per lei, e con 110 kg entra anche Aurora Palmas. Lei che, come tante altre, abbiamo anche già visto all'opera, sia negli squat che in panca. È buona l'entrata anche per l'atleta del Black Bears Powerlifting di Settimo San Pietro. ...115 invece chili di entrata per Sara Seberu. Forse no, invece, forse c'è stato un cambiamento. Forse c'è stato, ma non che riguarda Seberu, quindi dovrebbe essere un'entrata da 115 kg. Comunque alzata valida. Vi confermo, sì, 115 kg, quindi è stato annunciato un cambiamento dalla speaker, ma che non riguarda l'esecuzione di Seberu. Ora invece tocca a Giada Sanna, che entra con 117,5 kg. Buona anche la sua prima. A ritmo elevato, competitor dopo competitor. Tocca adesso a Carlotta Azzori, che entra con 130 kg e aspetta che il bilanciere sia caricato per salire sulla pedana.
L'esecuzione non è andata per Carlotta Azzori. E allora Matilde Maiorca, bilanciere già lì pronto, sempre 130 kg anche per lei. Buona la sua, soltanto dunque Azzori per ora non ha il primo tentativo valido, mancano ancora però Beatrice Palazzi e Marta Uru per chiudere il primo giro di questo primo flight. Bene anche Beatrice Palazzi che è entrata con 135 kg. Tentativo.
lei. Prossima Alessia Serra, 102 kg e mezzo per il suo secondo tentativo, il primo invece è stato da 95. Bene anche Alessia Serra. Con 102 kg e mezzo si ripresenta sulla pedana anche Nicole Garau. Anche lei se l'è cavata benissimo. Ora invece Milena Sini, il bilanciere che viene caricato per arrivare a 107 kg e mezzo, 7,5 in più rispetto all'entrata dell'atleta del powerlifting Team Sardegna. Bene anche lei. Alessandra Nanu adesso, 115 kg sul bilanciere, sollevati senza troppi problemi, incrementato di 10 kg rispetto al suo primo tentativo e ci ha fatto vedere di poter fare ancora di più. Ora invece Giulia Licata, che è entrata con 110 kg e adesso prova con 117,5. Molto bene la Licata, bilanciere che resta di peso invariato, arriva adesso Aurora Palmas. Aveva la contrattura. Buona anche la sua esecuzione. Stanno andando tutte molto bene le atlete di questo flight. C'è la Sanna adesso,
2,5 kg in più rispetto ai 117,5 del primo tentativo. Lingua fuori insieme a tutti gli sforzi, ma ha avuto la meglio su questi 120 kg. Con invece Salah Seberu, prima 115 e adesso 122,5 kg. Bene anche Seberu. Si passa a Matilde Maiorca che da 130 dell'entrata sale a 135 kg. Alzata valida anche per Maiorca. Ora Carlotta Azzori, lei deve rifarsi dopo l'errore in entrata, sale comunque da 130 kg a 142,5. Per un nuovo record sardo Carlotta Azzori, riuscito, questa volta si è rifatta. E allora ancora immacolata questa serie di secondi tentativi, ma per lei era troppo importante non sbagliare per non rischiare poi di vivere con troppa pressione il terzo tentativo. Sulla pedana invece Beatrice Palazzi, anche lei per un nuovo record sardo, 145 kg da portare su. E ci riesce molto bene, quindi questo record per il junior categoria 52,5 kg. E adesso Urru. Sale a 150 kg dopo aver cominciato con 137,5.
con tanta sofferenza, ma alzata valida per Marta Urru, che è salita di 12,5 rispetto al suo primo tentativo. Adesso invece terzo giro, già pronta Denise De Murtas a risalire sulla pedana. Stavolta una prova da 75 kg per lei, dopo aver fatto bene sia con 60 che con 67,5. Tutto l'applauso per Denise De Murtas, che ha dato tutto in questo stacco. Anche bello questo abbraccio. E adesso Giuraloi, tentativo da 92,5 kg, dopo aver già fatto bene con 85 e con 87,5, salto di 5 kg questa volta. Molto bene anche lei. Alessia Serra adesso 107,5 kg da portare su, dopo aver fatto bene con 95 con 102,5. Non ci riesce, niente da fare. Con 107,5 kg va Milena Sini. Questo è quello che ha detto la speaker. Dati qua diversi per noi invece. E infatti alla fine erano corrette le informazioni del tabellone, quindi non Milena Singh, Nicole Garau deve salire sulla pedana per sollevare 112,5 kg dopo aver fatto bene con 95 con 102,5. Ed è andata bene. Ora Milena Sini con 112,5. Ovviamente prima per la speaker si è perso il passaggio di Nicole Garau, ma insomma sono le cose che possono succedere tra tanti nomi, tutto il lavoro che c'è dietro e l'organizzazione, mentre tutto il pubblico vuole dare supporto a Sini, che alla fine porta su quel bilanciere, ma l'alzata non è valida.
Bello questo pubblico che quando vede l'atleta in difficoltà lo sprona da una mano, comunque esso essa sia. Ora invece è il turno di Alessandra Nanu, che è entrata con 105, poi bene con 115, adesso passa a 120. Anche stavolta molto bene Alessandra Nanu, dà l'impressione di avere ancora margine, quindi chissà che non possa anche effettuare una quarta prova. Vedremo poi al termine di tutto questo terzo giro. Prima però chiamata Aurora Palmas, anche se sul tabellone dovrebbe essere il turno di Giulia Lalicata, e infatti arriva adesso Giulia Lalicata. 125 kg per lei, così anche come Palmas tra poco. E tentativo valido anche per lei. Un flight praticamente perfetto, penso soltanto 2 tentativi non validi. Uno tra i primi tentativi, uno tra i terzi. Adesso Aurora Palmas, come già anticipato anche lei, 125 kg, è entrata con 110, bene poi anche con 117,5. E adesso posto in gioco alzata a 125 kg. Non ce la fa, o sì, invece sembrerebbe di sì. Alla fine alzata non valida. Con 125 kg va al terzo tentativo anche Giada Sanna, per lei è entrata da 117,5 kg, bene poi con 120, e adesso quindi terzo tentativo con un incremento di 5 kg. Buona anche la terza per lei, poi una corsa verso Sara Carta che aspettava per abbracciarla. Lei che già Sanna che ha anche saltato la premiazione, probabilmente per terminare il suo riscaldamento, la premiazione per la panca, probabilmente per appunto per terminare nei tempi il riscaldamento per questa prova. Va ora Sara Seberu, 126 kg, dovrebbero essere 126 più 3,5 rispetto al suo secondo tentativo, siamo più 11 rispetto all'entrata. Forse troppi per lei, l'alzata non valida.
il momento adesso di Matilde Maiorca. Un ulteriore incremento di 7,5 kg per lei, 142,5 kg da portare su. Tenterà a fare anche per Maiorca. Mentre arriva il momento di Carlotta Azzori che proverà con 150, che anche se non ufficiale sarebbe il record del mondo per la categoria 55,5 kg dei junior. Buona per Carlotta Azzori, che prima non ha liberato alcuna emozione, sguardo glaciale sia davanti all'errore che al successo. Questa volta conscia dello sforzo maggiore, ci teneva di più, subito è andata ad abbracciare quello che dovrebbe essere il suo coach. E allora bene Azzori, adesso Beatrice Palazzi, 150 kg anche per lei. Aiutata anche dal tutto il pubblico, almeno con la voce Palazzi. Non va a vero buon fine questo tentativo, resta dunque a 145 kg. ...150 invece li aveva già fatti Marta Urru nel secondo tentativo. E allora si alza l'asticella, tentativo da 157,5 kg che chiudono il primo flight di questi stacchi, eccetto ovviamente possibili quarti tentativi. Quelli però li vedremo tra poco, sapremo tra poco se ce ne saranno o meno. Adesso però attenzione, la concentrazione di Marta Urru. Niente da fare anche per Urru, tante alzate non valide tra questi terzi tentativi. Adesso però la scena per i quarti tentativi, un quarto ci sarà di sicuro. Ecco la preparazione del bilanciere. Sarà Alessandra Nanu, che aveva dimostrato anche col suo terzo tentativo di avere margine.
È arrivata a 120, adesso proverà con 125 kg. Ma dovrà aspettare perché il bilanciere dovrebbe essere stato preparato per Giulia Loi. Tentativo di record sardo per la categoria 53 kg tra i teenage 3, 95,5 kg, 3 in più rispetto al terzo tentativo di 92,5. Ci prova Giulia Loi, ma non riesce proprio a staccare. Adesso va dunque Alessandra Nanu e poi dopo di lei ci sarà anche Carlo Tazzori che non aveva cominciato benissimo. L'entrata non valida con 130 kg, poi si è rifatta con 142,5 e con 150. Adesso però occhi su Alessandra Nanu che sta in questo momento apparendo nel vostro schermo, prendendo posto sulla pedana. Lei ha cominciato bene con 105, poi 115, 120 e adesso per il record, nuovo record sardo, 125 kg. Lei che è di categoria 63 kg, teenage 2. Esecuzione anche questa volta che dà l'impressione di avere ancora margine. Arriva ora Azzori, 155 kg da portare su per il nuovo record sardo, categoria 55 kg e mezzo dei junior. Si fa sentire anche il pubblico, è in difficoltà Azzori, riesce a raggiungere la posizione però una prova non valida la sua. Ci ha provato ma oggi ha già raggiunto un ottimo risultato, lo dice, l'ha detta tutta la sua reazione dopo aver validizzato il tentativo da 150 kg. Adesso deve andare già con il prossimo flight, non ci dovrebbero essere pause. Cerchiamo un po' di capire. Si parte subito con il prossimo flight, un paio di pulizie, rimessa a nuovo la pedana per le prossime atlete che dovranno salire. Dovrebbe essere un flight tutto classe senior. Ovviamente se così non fosse, ci fosse
qualche non senior, ve lo specificherò. Si parte con Maria Teresa Senet, lei sì che è senior, categoria 47,5 kg, entrata da 85 kg. Buona la prima, tocca adesso ad Alice Careddu del Powerlifting Team Sardegna, lo è anche Maria Teresa Senette. Careddu l'abbiamo già vista in azione ieri con gli squat, classe 1999, entra con 90 kg, lei che è categoria 53,5 ed entra anche lei senza alcun problema, alzata valida, bilanciere che resta a 90 kg, tocca ora ad Alessandra Carta. Lei categoria 50,5 kg e se la cava egregiamente con i 90. Si sale ora a 92,5. Claudia Roglia per 92,5 kg di entrata, lei categoria 63 kg. Mi sembra averli sentiti questi 92,5 kg, alzata non valida. Denise Cappai sulla pedana, 95 kg di entrata. Buona la sua alzata. Il sale ora a 110 kg. Angie Botti, dovrebbe essere Angie, non Angie Botti, come invece l'ho chiamata in precedenza. Entra con 110 kg, sta aspettando che il bilanciere sia pronto. Buona l'entrata anche per lei.
Ora è il turno di Valentina Cocco, che entra con 120 kg. Su è un altro flight femminile. Buona la prima anche per Valentina Cocco, a 120 entrerà anche Silvia Ghisu, che si sta presentando adesso sulla pedana. Buona anche per lei. Stesso peso per Casala. Casala in pesante, in pedana si Elisabetta Casada, sono anche per lei 120 kg. Affrontati egregiamente dall'atleta del New Center Sport di Iglesias. Turno adesso di Clara Pino, anche lei 120 kg al primo tentativo. E anche per lei alzata valida. Bilanciere da 130 kg adesso per Elisabetta Mais del Punto Fitness. Valida la sua alzata. Ora invece Sara Carta, 132 kg e mezzo. Vai Sara! Questa è la sua entrata. Su veloce! E l'esecuzione perfetta la sua. Ancora avanti Claudia Pirro, che invece entrerà con 135 kg.
Bene anche lei in questo primo tentativo. Per ora soltanto Claudia Roglia, se ricordo bene, ha sbagliato l'entrata. Ce ne sono ancora due però in questo primo giro. Ci sono Valentina Zara che adesso sulla pedana, è entrata da 140 kg, e poi subito dopo ci sarà Ambra Carta. Adesso però Valentina Zara, molto bene anche lei della HOB di Cortogliana. E adesso chiude il giro Ambra Carta che entra con 155 kg. Molto bene Carta. Si riparte da Claudia Roglia che è la prima adesso nel giro. Ha tenuto fermo il peso a 92,5 kg, gli stessi del primo tentativo non valido. Molto bene, questa volta Roglia. Il turno adesso di Alice Careddu. Vai Ali, forza. Che aggiunge 7,5 kg in 90 nel primo tentativo. Totale 97,5. Forza Brett. Lanciare pronto, pareggio italiano. Senette e carica. Buona anche la seconda per Careddu. Si ripresenta ora Maria Teresa Senette. Secondo tentativo da 100 kg dopo il primo da 85. E ne è uscita bene anche stavolta la ragazza del Powerlifting Team Sardegna. Va Alessandra Carta, 100 kg anche per lei da portare su. È entrata con 90 più 10 stavolta e
sembra avere ancora ampio margine. ...10 kg in più rispetto al primo tentativo anche per Denise Capai. Da 95 passa infatti a 105 kg. Magari sono io che lo seguo. Che cosa? C'è un rialzo in pedana tra una tunnella e l'altra. Va segnalato. Alzata valida col secondo di brivido, perché il primo giudizio è stato negativo, poi 2 positivi. Bene, dunque Denise Capai, adesso NG Botti che passa da 110 a 120 kg. Molto bene anche Botti. Di nuovo il turno di Valentina Cocco. 127 kg e mezzo per questo suo secondo tentativo, più 7,5 rispetto all'entrata. Ha ancora margine Valentina Cocco, esecuzione perfetta. Ora Silvia Ghesu, 130 kg stavolta, più 10 rispetto alla sua entrata. E anche lei molto bene. Dovrebbe essere ora il turno di Elisabetta Casada, con il bilanciere già pronto, e sta arrivando Casada. Bene, questi 130 kg di Elisabetta Casada.
Ora invece Clarapino che cercherà di sollevare 132 kg e mezzo più 12,5 kg dopo rispetto al suo primo tentativo. Con grande sofferenza, ma doveva riuscire a mettere a termine l'esecuzione e in maniera positiva, e infatti meritatissimo questo applauso del pubblico. Ora con 137 kg e mezzo nel turno di Elisabetta Mais, più 7,5 rispetto alla sua entrata. Buono anche per lei il secondo giro. Secondo giro praticamente perfetto. Ma in generale per adesso stiamo vedendo ben pochi tentativi non validi tra gli stacchi da terra. Adesso sa la carta. Passa da 132 kg e mezzo a 140 kg. E questo però è uno di quei pochi errori. Anzi, più che errore, tentativo non valido. Non è riuscita nello stacco. Con 5 kg in più, quindi 145, Valentina Zara va per il suo secondo tentativo, 5 in più anche rispetto alla sua entrata. Anche oggi anche questa casa può festeggiare Valentina Zara, tentativo valido, con soddisfazione, e adesso c'è da capire quanto ancora ne abbia per il terzo tentativo, di quanto vorrà aumentare il peso del bilanciere. Prima però ancora i secondi tentativi, Claudia Pirro che passa da 135 a 150 kg. Alzata nulla per Pirro, è riuscita a chiudere bene l'esercizio, potrà rifarsi sempre con 150 nel terzo tentativo. Ora invece Ambra Carta che passa da 155 a 165.
Anche a lei, proprio cosa alla fine non ce l'ha fatta. E anche lei ci riproverà quasi certamente con lo stesso peso. Prima però ci sono tutte le altre competitors del terzo tentativo. Si riparte da Claudia Roglia, se il tabellone non mi inganna, con 102 kg e mezzo, 10 in più rispetto al suo secondo tentativo. Alla fine però non è andata Claudia Roglia, è andata Maria Teresa Senette, alzata a nulla per lei, che comunque aveva 102 kg e mezzo proprio come Claudia Roglia, quindi rimane 100 il suo miglior tentativo. Ora invece Claudia Roglia valida invece l'alzata di Roglia, e quindi a 92 kg e mezzo passa come punteggio a 102 e mezzo, mentre 105 sono i chili che proverà a portare su Alice Careddu dopo aver fatto bene sia con i 90 che con i 97,5. Forza, Vai! Vai, brava! Brava! Bene Careddu. Ora invece Alessandra Carta, che passa da 100 del secondo tentativo ai 107,5 di questo terzo. Molto bene Carta, e lei avrebbe margine per provare a migliorare ulteriormente il suo record personale. Ora invece da 105 kg passa a 110 Denise Cappai per il suo terzo tentativo. Dai Deni! Bene questa volta Denise Cappai. Bene anche questa volta. Sono 135 kg con i quali si dovrà vedere Valentina Cocco, anzi no, c'è un cambio nei
Per le segnalazioni dei pesi, forse è il turno di NG Botti, che fino a poco fa avevano anzi segnato come peso del terzo tentativo a 140, adesso sembrerebbe stato corretto a 130, anche perché in effetti il secondo tentativo da 120 sarebbe stato insolito, più che altro addirittura uno stacco di 20 kg da uno stacco all'altro. Scusate la ripetizione. 130 kg NG Botti, che ha fatto 110, poi 120 e adesso prova 130. Tutti a supportarla, riesce a mettersi in posizione e poi tutta la gioia quasi anche cade. La gioia dell'atleta dell'HOB di Cortogliana. E adesso invece Valentina Cocco, per lei sono 135 kg da portare su, dopo aver fatto bene con 120 e con 127,5. Allora, ancora una volta inversione per così stesso peso del bilanciere, era Ghisu, non era Cocco, ve ne siete accorti ovviamente. Valida comunque, valida l'alzata di Ghisu. Adesso Valentina Cocco, per 2 volte l'ho nominata, per 2 volte tra bilanciamenti del peso, il bilanciere, quindi risistemazione dell'ordine oppure inversione per stesso peso, insomma quasi una maledizione. Per la terza volta chiamo Valentina Cocco, questa volta è veramente lei sulla pedana. Niente da fare per lei, ancora sfida proprio per pulire la pedana. Adesso dovrebbe essere il turno di Carapino con il peso di 137,5 kg, entrata con 120, poi è passata a 132,5, adesso più 5. E invece anche stavolta chiamata prima di Pino Casada, ancora una volta stesso peso di bilanciere tra tabellone e poi annuncio c'è sempre diversione. Quindi Casada che ha fatto prima 120 poi 130, adesso sta provando senza successo però a sollevare 137,5 kg e adesso invece Pino niente da fare anche per Pino. Sta la carta adesso.
che riprova con i 140 con cui ha avuto poca fortuna nel suo secondo tentativo. Ma anche questa volta non riesce nel primo stacco da terra, proprio come prima. E adesso, con la differenza di un solo chilo in più, ovviamente, Elisabetta Mais, che ha fatto bene con 130, bene poi con 137,5, ci prova adesso con 3,5 kg in più, 141, per tentare quello che sarebbe il nuovo record sardo. Record sardo per la categoria 47,5 kg dei senior, ovviamente. Tutto questo flight è composto da senior. Ed è alzata valida per Mais. Nuovo record sardo, dunque ha liberato tutta la sua gioia. Caricata per bene dal suo coach Valentina Zara, che affronta questo bilanciere da 150 kg dopo essere entrata con 140, aver fatto più bene anche con 145. Tutti con lei. Nel tentativo valido. Una grandissima soddisfazione per lei. Adesso non vedete voi nell'inquadratura, ma si è inginocchiata per festeggiare questo momento. Poi anche l'abbraccio con forse anche mamma addirittura vicino a lei. Comunque difficile vederlo bene da qui, però un risultato molto molto importante chiaramente per lei. Claudia Pirro adesso, che ha fallito il tentativo da 150 kg, ma vuole andare oltre per questo terzo tentativo che è da 160 kg. E questo sì che è buono. Una bella risposta adesso arriverà da parte di Ambra Carta, o almeno quello è il suo piano. Per Carta sono 165 kg come nel suo secondo tentativo, non è andato bene. Per essere la numero 1 di questo flight. Ci prova Carta, sembra non averne, non ce ne ha. Si deve arrendere Carta.
che chiude con il miglior tentativo da 155 kg e si chiude anche questo flight. Adesso vedremo ancora una volta se avremo a che fare con quarti tentativi o se si andrà dritti al prossimo flight. Ancora un flight femminile con segnale master. Forse vediamo un po' che succede. Intanto non è mai un brutto momento per ripulire la pedana. Probabilmente viene sporcata con il talco utilizzato da atlete sia nelle mani ma anche nei piedi, nelle suole delle scarpe, anzi per esattezza, per assicurarsi una buona stabilità sulla pedana e non di scivolare poi quando, che è un'eventualità tutt'altro che improbabile quando si ha a che fare con pesi di questa portata. Allora, una quarta prova quindi dovrebbe esserci da parte di Claudia Pirro, che dovrebbe provare ad arrivare a 165 kg, forse anche mezzo se ho visto bene. Prima però Matilde Maiorca, anzi no, anche perché se ne sto stando perché lei non fa parte di questo flight. Va Elisabetta Mais, infatti. Purtroppo io sono anche legato a quello che leggo nel tabellone per riuscire un po' a giocare d'anticipo. Però è arrivata per Elisabetta Mais per tentare un nuovo record sardo sul bilanciere 145 kg e mezzo. Sta dando tutto, però non è stato abbastanza. Non è valida questa alzata, chiaramente. Ecco, era già suo però, quindi insomma può viverla con filosofia. Adesso Claudia Pirro. $5,5 kg in più rispetto ai 160 del suo terzo tentativo, per battere credo di mezzo chilo il record sardo, lei che è una senior di categoria 70 kg. Chiamata adesso Pirro, che sta salendo in questo momento sulla pedana. Prima un grande sforzo da parte sua, pubblico già con gli occhi puntati, probabilmente sarà decisiva anche la spinta delle voci delle persone qui presenti. Tutta la sua concentrazione
E ci riesce. Nuovo record sardo. Chiude al meglio questi 2 giorni di powerlifting Pirro. Ma adesso no stop, perché si passa al terzo flight. Ancora le donne protagoniste con gli stacchi da terra. Terzo gruppo che dovrebbe racchiudere tutte le master. Dovremo vedere all'opera, ma già da adesso, le ultime 13 atlete di questi 2 giorni di campionato nazionale sardo nella sua 8ª edizione, portato quest'anno a Iglesias. Allora, sembra essere tutto ancora fermo, oppure i giudici sono al posto. Ma insomma, qualche attimo e si riparte.
Dovrebbe essere in corso l'ordinamento delle prossime atlete che saliranno sulla pedana. Si parte adesso con Francesca Marras che rompe il ghiaccio in questo terzo flight, entrata da 60 kg per l'atleta dell'HOB Cortoghiana. Lei che è Master 2, categoria 53 kg e che ha portato a casa senza molti problemi il suo primo tentativo. Il turno era di Annalisa Piras, 70 kg di entrata, atleta del Powerlifting Team Sardegna, Master 3, categoria 58 kg e mezzo. Buono il primo tentativo di Annalisa Piras. Ora da 70 si passa a 100 kg, si fa più sul serio. Valentina Deiana che sta per presentarsi nella postazione, anche lei del Powerlifting Team Sardegna, però Master 1, categoria 80 kg. Bene Deiana, adesso Anna Stradoni. Lei è un Master 2, 58 kg e mezzo la sua categoria. Anche per lei 100 kg di entrata. Risolti in scioltezza. Si sale con Serenella Massidda, anche lei del Powerlifting Team Sardegna, Master 3, 53 kg la sua categoria, ed entra con 107 kg e mezzo. Si prepara Massidda. Che chiude l'esercizio con poche difficoltà. L'unica senior di questo flight, Diletta Fais, classe 95, una senior appunto di categoria 80 kg.
Bene anche Fais, 6 su 6 per ora, tentativi andati a buon fine. Ora è il momento di Valeria Locci con 112 kg e mezzo. Anche lei l'abbiamo già conosciuta, un Master 2, categoria 50 kg e mezzo. E anche lei, senza troppe difficoltà, mette a segno il suo primo tentativo. E allora, spazio al prossimo, anzi alla prossima. Cinzia Zola si passa a 120 kg. Powerlifting in Sardegna, Master 1, categoria 50 kg e mezzo. Esperienza agrodolce per lei con la c'è qualche incertezza, ma il peso di Valeria Boi è 135 kg e quindi si va. Anche lei porta a casa il primo tentativo. C'è stato un giudizio negativo
Oh no, forse 2 addirittura, no, mi è sembrato 2 segnali bianchi, uno rosso. Sì, infatti dato buono qui sul tabellone. Valeria Boi, adesso tocca a Marzia Alicicco, anche lei entra con 135 kg. Arriva adesso Marzia Alicicco. Alla fine non è valido il tentativo di Boi, è stato appena annunciato e corretto anche nel tabellone. Lei che ci riproverà comunque con 7,5 kg in più. Adesso però la prova di Alicicco, che invece è positiva. Soltanto Boi dunque esce dal primo tentativo senza un punteggio. Non è chiaro poi il motivo della decisione di decretare non valido il suo tentativo. Quindi decisione che è arrivata sicuramente con 2 voti contro 1. Adesso però via i secondi tentativi con Francesca Marras, che passa da 60 a 67,5 kg. Può adesso salire sulla pedana Marras. Bene Marras anche stavolta, prima con 60, ora con 67,5. E adesso il bilanciere viene preparato per gli 80 kg che dovrà sollevare Annalisa Piras, che è entrata con 70, che adesso ci prova con 10 kg in più. Molto bene anche il suo secondo tentativo, ha ancora margine abbastanza evidente, vedremo come vorrà giocarsi il terzo tentativo l'atleta del Powerlifting Team Sardegna. Ora è il turno di Valentina Deiana. Tentativo per lei da 107,5 kg, più 7,5 rispetto al primo. Bene anche stavolta, anche lei.
Terzo tentativo adesso per Anna Stradoni. 110 kg, 10 in più rispetto ai 100 nella sua entrata. Molto bene anche adesso. Serenella Massida sulla pedana, 112 kg e mezzo più 5 rispetto al suo primo tentativo. Con 117 kg e mezzo il secondo tentativo di Valeria Locci. Riesce a chiudere l'esecuzione, tentativo valido anche con 5 kg in più rispetto all'entrata, sembra essere vicina al suo massimale. Vedremo quanto vorrà spingere nel terzo tentativo. Adesso però tocca a Diletta Fais, che passa da 110 a 120 kg. Il turno di Cinzia Zola, che passa da 120 a 130 kg. Due su 2 per Zola, già meglio rispetto a come è andata con la panca. La prossima sarà invece Francesca Murgia, è entrata alla 125 e adesso se la vedrà con 132 kg e mezzo. Ora Mara Piras, 125 di entrata anche lei come Murgia, passa però 135.
stava avvicinando noi, però momento di confusione. Due su 2 per Piras e adesso è il momento di Teresa Loi. Tu l'hai già fatta, sto facendo. Arriva la Teresa Loi, 140 kg, 5 in più rispetto alla sua entrata, li porta su e poi di nuovo giù con pochi problemi. Anche Marzia Licicco farà un tentativo da 140, anche lei ha iniziato con non con 135, non con 130, però forse c'è stata una segnalazione errata, perché qua Licicco è segnata con 140, 140 è stato annunciato, Forza Licicco invece ha chiesto qualcos'altro, non è chiaro. Infatti stanno aggiungendo dovrebbe uscire al termine. Qualche secondo sarà silenzioso, alla procedura c'è un po' di allergia. Però me l'ha messo prima. Licicco ha fatto il suo tentativo, è stato valido a 140 e adesso può chiudere la serie di secondi tentativi. Valeria Boeing che passa da 135 a 142,5, lei è l'unica che deve fare bene per avere il suo primo punteggio, l'unica che infatti non è riuscita in un primo tentativo valido, ma si rifà subito.
via ai terzi tentativi. Si riparte con Francesca Marras, che aggiunge 7,5 kg e passa a 75 per questo terzo e forse ultimo tentativo. E questa volta non riesce. Da 90 kg invece il terzo tentativo di Annalisa Piras, costante, passa da 70 a 80, adesso da 80 a 90, un'escalation sempre di 10 kg. Bene Piras, ed ora Valentina Deiana, che è entrata con 100, passando poi per 107,5 e anche lei costante nella crescita, aggiunge altri 7,5 e ci prova con 115 kg. Buono il suo tentativo, 3 su 3 per lei, anche per lei, 2,5 kg in più sul bilanciere. Tocca a Serenella Massidda, che ha fatto prima 107,5, poi 112,5, adesso passa a 117,5. Buona la sua alzata e adesso abbiamo due competitors a tentare con 120 kg, sono Stradoni e Loci, vediamo chi verrà chiamata prima. Viene chiamata Stradoni, Anna Stradoni, più 10 rispetto al suo secondo tentativo, più 20 rispetto alla sua entrata, e questa volta non ha meglio il bilanciere, arriva comunque l'applauso. Ci prova con 120 anche Valeria Loci, stavolta è il suo turno, lei però ci è arrivata con un'altra crescita, secondo tentativo da 117,5, il primo da 112,5, uno stacco insomma moderato, quello dell'atleta dell'HOB Powerlifting. Ma anche per lei non c'è nulla da fare. Due tentativi con 120 kg non andati bene, 120 li ha già raggiunti invece Diletta Fais col suo secondo tentativo.
Ora l'obiettivo è riuscire a portare a casa 130 kg e sembra riuscirci, e come. Tentativo valido. La prossima sarà Francesca Murgia. Aumenta di 5 kg rispetto al suo secondo tentativo, bilanciere da 137,5 kg. Con meno sofferenza di quello che per un secondo è parso. L'atleta del Fitness Center di Siniscola chiude anche il suo terzo tentativo, anche questo valido. E adesso Cinzia Zola, che è iniziato con 120, è passata poi a 130 e adesso vuole fare un play con 140 kg. Questa volta però per lei niente da fare. E da 140 il bilanciere passa a 145 kg. Tocca a Marzia Licicco. Sta dando tutto a Licicco, che riesce a chiudere l'esercizio e lo chiude bene. 145 kg dunque il punteggio di Marzia Licicco. E adesso tocca a Valeria Boi, che questa volta non è l'ultima del giro. In due prenderanno più di lei. Passa da 142,5 kg a 147,5, 5 kg di differenza. Applausi per Valeria Boi, che chiude con 147,5. Ora Mara Piras, che passa da 135 a 150 in fiducia, e se la potesse cavare egregiamente anche con 150 kg, ma potrebbe forse andare anche con un 155 per quello che ci ha fatto vedere. Vediamo come sarà invece Teresa Loi con 150 kg, pari a Piras. Ci arriva però con una differenza minore in confronto al secondo tentativo, che era stato di 140, però anche lei insomma alla grande Teresa Loi.
Se non ci saranno quarte prove, difficile però, si passerà agli uomini. Vediamo che succede. Si presenta per la quarta volta sulla pedana Marcelli Cicco per il tentativo di nuovo record sardo nella categoria 80 kg del Master 3. Ali Cicco contro i 150 kg. Ma niente da fare per lei, arriva l'applauso. Peccato, peccato. Vediamo il prossimo, quarto tentativo. Teresa Loi va a 160. Anche in questo caso si tratterebbe di un nuovo record sardo. Categoria questa 80 kg, ma in questo caso Master 5, non Master 3 come Ali Cicco. Ci prova Teresa Loi che sta dando tutto, ancora poco, ed è un tentativo che alla fine non è valido, non è riuscito ad raggiungere una posizione eretta con la schiena. Peccato, peccato. Non ci dovrebbero essere ulteriori 4 tentativi, allora si passa allo stacco da terra maschile. Forse qualche attimo di pausa. Vediamo un po'. Ci sono spostati, quindi sicuramente ci sarà da attendere qualche brevissimo momento. Pausa brevissima.
Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa pure già fatta. 2, sì. Batte, ricordo che l'approccio alla zona di lavoro, le prime cadute sono proprio di ricerca della punta. Eli! Buoni piedi, Cristian! Sì! Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia. Di nuovo in collegamento perché ci siamo. Pausa comunque breve, magari non brevissimissima, ma pausa breve. Si parte con gli stacchi da terra degli uomini. Adesso inizierà il primo flight. Un flight composto da, dovrebbe essere quasi esclusivamente teenage, forse qualche junior. Ancora lavoro di spotters per la preparazione del bilanciere, ma si va con Giovanni Farina che apre le danze. Lo ricordiamo, lui è un teenage 1, categoria 52 kg, giovanissimo, 14 anni e va su alla grande con questi 90 kg. Il secondo sarà Nicola Cau della HOB.
un teenage 3, categoria 60 kg, entrata da 130 kg. Il prossimo invece è Salvatore Corbo, 145 kg per lui di entrata, appartiene al Powerlifting Team Sardegna, Teenage 1, categoria 82,5 kg. Forza Salva! Mentre assistiamo al tentativo di Corbo, un saluto ad Antonio, il presidente del Powerlifting Team Sardegna, ben trovato qua a farci compagnia. Buonasera a tutti, anzi buon pomeriggio, visto che ci inoltriamo nel pomeriggio e siamo ai flight di stacco degli uomini. Diciamo una bella mattinata intensa tra la panca femminile e lo stacco femminile, ora è il turno dei ragazzi, vediamo un po' cosa combinano. È stato, diciamo, siamo a un giorno e mezzo belli intensi. Sì, esatto, a tamburo battente uno dietro l'altro, però stiamo vedendo delle belle alzate. Adesso tempo di vedere qualche chilo sullo stacco, vediamo un po'. Ora è il turno di Grussu in pedana. 155 kg per lui di entrata, lui che appartiene alla Military Gym Garage, lo ricordiamo per tutti almeno al primo giro, classe preagonistico. Molto bello questo stacco, molto bravo, 155 lanciati, molto bravo, vediamo cosa chiamerà in seconda, sono curioso. Ora invece il turno di Nicola Moretti che dovrebbe entrare, se non erro, con 160 kg. Qui appartiene invece al Barbell Studio di Quartus Sant'Elena, un teenage 1, 75 kg la sua categoria, anche se prima abbiamo, non so perché abbiano... probabilmente la grafica sbagliata, c'è sempre 155 kg in pedana, vediamo, spinge a lunga, molto bravo, solida la chiusura. Potrebbe aver chiesto, lui deve essere Donati. Ha chiesto l'anticipo del flight, è probabile. Molto bravo, accompagnato da Luca Orru in pedana che vedremo più tardi, credo che sia nel flight successivo anche Luca. Bilanciere che sale a 160 kg, dovrebbe essere adesso il turno di Grussu. No, Grussu l'abbiamo già visto prima, siamo giù con Nicola Moretti. C'è un po' di... Lui avevamo già anticipato la presentazione, poi il tavolone si aggiorna. Con la grafica sicuramente siamo in delay e quindi è per quello che non si aggiorna perfettamente. Si sistema in posizione sumo, vediamo, pretensiona, si setta molto solida come alzata, bravo. Ricordiamo la differenza tra stacco regular e stacco sumo, per chi non lo sapesse. Stacco regular è quello con i piedi molto vicini, invece lo stacco sumo è quello con i piedi un po' più larghi, quindi vedete queste due varianti. Poi c'è un'altra variante che è meno utilizzata, che sarebbe quella del mezzo sumo, dove sostanzialmente i piedi sono a metà tra l'uno e l'altro e le mani stanno sempre al centro rispetto alle gambe. In base a che cosa si sceglie un modo, uno stile o un altro? Allora, diciamo che dipende molto da misure antropometriche, quindi dalla lunghezza degli altri, quindi posso avere magari gli arti favorevoli per fare il sumo, magari ho anche un busto molto corto, le gambe lunghe, quindi conviene fare sumo, o altrimenti semplicemente anche per motivi anche di prestazione. Io vedo che sul sumo tiro di più, spingo più di gamba e faccio quello. Ora è il turno di Emanuele De Rosas in pedana, che si allena da me, quindi lo conosco. 175 kg di stacco regular, vediamo. Classe 2006, quindi abbiamo un ragazzo che neanche ha 18 anni, li farà il 20 di ottobre. Molto bravo, alzata estremamente solida. Sono curioso di vedere cosa gli chiamerà Gabriele in seconda. Aspetta, no, gli chiedono di non passeggiare in pedana, quindi fare il giro. Sì, perché ci sono stati forse dei problemi con la pedana, qualche rialzo durante, penso già gli squat, scusami, gli stacchi delle donne, sì. Stacchi femminili. Guarda, penso che ci sia un piccolo avvallamento dovuto comunque dal fatto che a furia di abbassare il bilanciere, probabile che sullo stesso punto ci sia magari creato un piccolo problema a livello di compensato sotto, e quindi ovviamente può capitare che sprofondi leggermente, però adesso sembra abbastanza a posto, vediamo un po'. Giacomo Guiducci il prossimo, 185 kg o
Sì, dovrebbe essere lui perché sopra De Rosa l'abbiamo appena visto. Guiducci, sappiamo di lui che è un teenage 3, categoria 67,5 kg. Per lui stacco regular, si attacca, tira, molto solida anche questa. Davvero degli ottimi chili per questi ragazzi, quindi non male. Adesso 190 kg per Omar Porcedda, vediamo. Intanto il bilanciere continua a rimpinguarsi, a salire verso le ultime alzate. Inizio a vedere qualche spoiler, un 2,40, un 2,55, quindi non male. Siamo solo ai teenage. Esatto, c'è il buon Dario che vedo che credo che abbia calmato un ingresso a 2,55. Iniziano a essere chili golosi. Diciamo che ci divertiremo anche sto flight, vediamo un po' che cosa combinano i ragazzi. Intanto assistiamo a Porcedda, lui teenage 3, anche lui 67,5 kg di categoria. Vediamo, molto bravo qua, anche questa alzata solida. Tutte belle alzate oggi, molto bravi questi ragazzi. 3 luci bianche, a posto. Adesso invece dovrebbe essere il turno di Carboni, che dovrebbe entrare a 195 kg. E poi il bilanciere inizia a salire a 200, quindi vedremo delle belle alzate. Carboni che abbiamo già osservato ieri sia con lo squat, anche in panca. Anche in panca, sì. Poi vabbè, io sto correndo da una parte all'altra, quindi ormai non so neanche cosa più sia reale, però va bene. È giusto, è giusto. Invece lui sta col sumo, vediamo. Pretensiona bene, chiude, molto bravo qua. Forse una leggera incertezza in chiusura, forse come è andato troppo indietro, però bravo, valida. Vediamo cosa chiamerà in seconda. E adesso invece Morazzei, andiamo in zona 200, andiamo oltre i 200 adesso. Mauro Vazzei, un classe 2006 che farà, che anzi ha fatto già 18 anni, l'ha fatto il 9 febbraio, un teenage 3, categoria 67,5 kg. Esatto, molto muscolari questi ragazzi per essere così giovani, quindi diciamo fanno vedere che il margine è interessante, quindi molto futuribili, diciamo, da un punto di vista proprio di chili. Vediamo un po' che cosa riusciranno a tirar fuori. Ora dovrebbe essere il turno di Astei. Sì, Mauro, 200 kg per lui. Sta col sumo, come vedete la larghezza delle gambe. Vediamo, si setta, prende aria, parte il bilanciere, chiude, vediamo. Dovrebbero essere 3 bianche, molto bravo. C'è stata un po' di incertezza in partenza, però è stato bravo a rimanere lì in spinta e a chiudere bene il peso. Ora il turno di Farris, che ricordiamo ha ben figurato sia sullo squat che sulla panca ieri questo ragazzo. Anche per lui 200 kg, anche noi lo facciamo per ricordare, tu lo conosci bene perché è del Powerlifting Team Sardegna, un teenage 2 lui, categoria 82,5 kg. Molto bravo, una bella fucilata in prima prova. Sono curioso di vedere cosa chiamerà in seconda. Anche qua parliamo di un ragazzo che ancora è superiore, ancora non è maggiorenne perché lui fa 18 anni il 12 settembre, quindi insomma. Diciamo che per noi vecchi ormai inizia a essere un problema non sfigurare con questi ragazzi che sono sempre più forti, però fa piacere vedere come il movimento porti sempre nuove leve, nuovi ragazzi a misurarsi in questo sport, quindi... No, veramente ben strutturato per l'età. Sì. Comunque anche una struttura fisica imponente, ben strutturato, quindi vediamo un po'. Ora dovrebbe essere il turno di Sanna, Flavio, anche lui non lo vediamo, me l'ha detto, perché praticamente sta facendo le alzate prima, perché poi deve tornare a Sassari, quindi per questo motivo c'è stato un anticipo. Vediamo Flavio, che ieri ha fatto un bellissimo squat, si attacca, tira, molto bello questo stacco, molto solido, bravo. Non è al top, mi ha detto, perché c'è un piccolo problema fisico, però si è difeso bene in pedana, molto brava. Ora il turno di Lai, 240 per lui. Abbiamo una serie di vostri ragazzi, lui è un teenage 3, categoria 100 kg e prende la 240 come entrata. In scioltezza, vediamo un po' cosa combina. Tanto il bilanciere viene caricato. Ricordiamo che nello stacco bisogna solo attendere il giù dell'arbitro, che avviene una volta che l'alzata risulta chiusa. Qua infatti vedete sempre l'arbitro con il braccio alzato, che sta a significare che l'atleta può iniziare poi la prova successivamente. Vediamo. Accompagnato dall'allenatore Gianni Corrias, ha fatto molto bene nello squat, se non ricordo male, credo che abbia chiuso 2,10 ieri. Vediamo, struttura fisica imponente per questo ragazzo.
prende aria, spinge forte con le gambe, bravo, molto bene. Leggera incertezza quasi in chiusura, però c'è da dire che è estremamente forte per la sua età. E adesso abbiamo un 255. Vabbè, Dario comunque è un ragazzo che pratica powerlifting da un po' di tempo, un ragazzo estremamente tecnico, molto molto bravo, tante gare alle spalle, figlio anche lui di Lorenzo, anche lui diciamo anima della federazione, atleta che non ha bisogno di presentazioni. Simona gli esorta ad aspettare perché non è stato ancora caricato il bilanciere. Vediamo cosa combina Dario. Anche lui sta con sumo. Allora, sposta il bilanciere. Dovrebbe essere un nuovo record sardo. Allora, si setta. Vedete come cerca la posizione più corretta. Purtroppo non lo vediamo bene perché abbiamo lo spotter davanti. Però per fortuna chi sta guardando lo vede bene. Cerchiamo di intuire la traiettoria adesso. Vediamo. Setta bene. Prende aria. Pretensiona. E il peso sale da solo praticamente. Una mina. Bellissima questa prova, bellissima, molto molto bella. Dario, ricordiamo, comunque un ragazzo estremamente giovane, però molto tecnico, un ragazzo molto 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 promettente, con già diverse gare internazionali alle spalle tra l'altro, quindi diciamo che nonostante la giovane età, diciamo tanta esperienza per lui. Lui che farà 19 anni il 20 dicembre, quindi insomma ancora un neomaggiore di 18 anni. Minchia, pazzesco. Adesso dovrebbe riniziare il giro. Sono curioso di vedere Dario quanto chiamerà in seconda. Io azzardo un 2,67,5. No, quanto ha chiamato? Vediamo. Non lo puoi ancora vedere, adesso è ancora 0. Probabilmente faranno prima venire su tutta la lista e poi 2,67, vediamo, 12 kg e mezzo circa, o 2,65, vediamo un po', sono curioso. Erano molto semplici, visti così davvero molto semplici. Dipende un po' anche qual è il punto di arrivo, quanto si era proposto di arrivare. Non ci vogliono accontentare, siamo lì a fissare la grafica ma non esce ancora niente. Intanto rinizia il giro con Giovanni Farina in pedana, accompagnato da Gianni Corrias. Questo che è un ragazzo, come stavamo dicendo ieri, di neanche 13 anni, praticamente 13 anni appena compiuti. No, 14, scusatemi. Molto bella questa alzata, bravo. E tra l'altro con grande scioltezza, insomma, c'è margine. Sì, esatto, molto margine per lui. Intanto è uscita la grafica, Dario ha chiamato 2,67,5. Ci stava, l'ho preannunciato, vediamo un po' che cosa combina. Ora dovrebbe essere il turno di Nicola Cau, il secondo giro per lui. Più 10 per lui rispetto al primo tentativo, così è stato anche per Farina. Adesso per lui sono 140 i chili, però guardando un po' i dati ho visto che il minimo come stacco ho visto un 7,5 se non mi sbaglio, forse Grussu. No, allora la maggior parte sono sempre 7,5. Il minore di questo flight è l'aumento di Azzei di Mauro, che da 200 è passato a 202,5 se non vedo male. Vero. Però per il resto tutti su intorno ai 10 kg, come dicevamo ieri, per quanto riguarda la differenza di chiamate rispetto ad altre alzate. Vediamo adesso, dovrebbe essere il turno di Cau. Pretensiona, vediamo un po', spinge forte, bella alzata anche questa, molto bravo. L'arbitro da giù, 3 bianche, tutte belle alzate, comunque tutte valide sinora, quindi bravi. Ma giornata molto positiva, perché se andiamo a sommare tutti quelli che sono stati tentativi non validi, insomma forse a 20 non ci arriviamo. Sì, ovviamente diciamo, se soprattutto nello stacco può succedere in terza chiamata, difficilmente succede in prima o seconda, a meno che non ci sia magari un non rispetto delle regole, comunque è un qualcosa che ti porta un errore di distrazione vera e propria, anche perché comunque, come dicevo ieri, la prima deve essere un po' conservativa per poi iniziare ad aumentare in vista della terza, che è la vera chiamata, diciamo principe un po' della gara. Vediamo che cosa combina scusatemi, Corbo. Molto bravo qua, bella alzata. Salvatore se li porta a casa, 3 luci bianche, accompagnato da Giuseppe Frontedo in pedana, che meno male non passa sulla pedana perché erano già pronti a fucilarlo. Vediamo un po'. Ora dovrebbe essere il turno di Grussu, che ha fatto una bella prima prova.
Una prova da 155, 7,5 in più adesso lui, Grusso che passa a 162,5, tra l'altro lo farà Corbo anche dopo, abbiamo appena visto. Vediamo anche Grusso in classe 2010. Mamma mia, questo ragazzo della Military Gym Garage che abbiamo già visto in azione anche lui. Anche veramente un ottimo prospetto. Sì, molto bravo, vediamo cosa combina in seconda chiamata. Intanto prende aria, si setta, si allunga, il peso parte bene. Molto bravo qui, mi è piaciuto molto. Bella alzata, dovrebbero essere 3 luci bianche per lui. Si prende i complimenti, adesso l'allenatore dovrà pensare a cosa fargli fare in terza, vediamo un po'. Allora dovrebbe essere il turno di Moretti. Moretti che passa da 160 a 167,5 kg. Vediamo un po'. Prima però deve aspettare perché sì, esatto, per quel discorso che facevamo prima c'è stato un anticipo. Vediamo un attimo. Donati che ieri ha chiuso la giornata sportiva, è stato lui l'ultimo a andare sulla panca. Sì, ora dovrebbe essere il turno di Donati, come abbiamo detto. Vediamo cosa combina nello stacco. L'ho visto bene in prima chiamata. Prende aria. Aspetta di rimanere solido prima di partire. Vediamo un po'. Molto bravo. Forse ha anticipato leggermente giù. Vediamo se sono clementi gli arbitri. Bravo, 3 luci bianche per lui. Diciamo che molte volte uno si può far prendere dall'emozione, magari si impedana, puoi rischiare magari di fare qualche errorino che poi ti compromette un po' la performance, ma gli è andata bene, quindi vediamo che cosa farà in terza. Ora Nicola Moretti, adesso sì che è il suo momento, tentativo da 167,5 kg, ricordiamo giustamente. Poi in pedana dal coach, vediamo che cosa combina. Anche lui, buone leve per lo stacco. Stacco sumo. Si setta. Vediamo, prende aria, trova la posizione giusta. Vediamo un po'. Molto bravo, inizia a spingere e chiude bene, molto solida questa alzata, bravo. Ora dovrebbe essere il turno di Emanuele De Rosas con un bel rialzo di 15 kg. Vediamo cosa combina Emanuele. Ricordiamo che Emanuele solitamente fa stacco sumo, quindi questa gara sta provando a fare una sua variante che sarebbe il regular, per vedere un po' che cosa riesce a portarsi a casa. Si concentra. Se non ricordo male non li ha mai fatti, vediamo un po' se si riporta a casa. Deve rimanere lucido, cercare di non anticipare i passaggi, ma sono nelle sue corde. Vediamo un po' che cosa combina. Adesso il bilanciere è pronto. Ora si può avvicinare De Rosas, combinato da quello che è il suo coach. Esatto, Gabriele. Vediamo che cosa combina Emanuele. Allora, vediamo, cerca la posizione giusta delle gambe. Vedete come chiude la cinta prima di settarsi per cercare di rimanere il più solido possibile. Cerca di prendere aria, inizia a pretensionare, vedete come inizia a tirare il bilanciere, vediamo, si attacca e spinge, facilissimi. Molto semplici, voglio vedere che cosa gli chiama in terza, molto bravo qua però. Io gli avevo chiamato 205, vediamo se sarà dello stesso avviso Gabriele. Io ho alzato un 202,5 da parte di Gabriele, vediamo un po'. Però non c'è bisogno di attendere per andare. Attenzione, la nostra telepatia funziona e gli chiama 205, chiamata giusta, secondo me ce li ha. Ora invece Guiducci che ha fatto bene con 185, adesso si comincia a fare più sul serio perché salto di più 15 e va con i 200. Cifra tonda anche per lui di Guiducci. Giacomo, vediamo che cosa combina. Anche lui stacco regular. Vedete tutti i ragazzi che hanno la magnesite nelle mani per aumentare il grip sul bilanciere. Molto bravo, qui spinge forte, chiude bene. Bella alzata, 3 luci bianche per lui. Bene così. Ora è il turno di Porcedda. Anche lui
Va con i 200 kg, però per lui è uno stacco più ridotto, parliamo di 10 kg di differenza rispetto alla sua entrata. Anche questo ragazzo è molto muscolare per la sua età, vediamo cosa combina. Stacco regular anche per lui, allaccia la cintura come in aereo e poi si vola, vediamo un po' che cosa combina. Prende aria, vediamo un attimo, spinge forte, anche questi facili, molto bravo, molto esplosivo questo ragazzo. Tra l'altro non sappiamo a quale palestra possa appartenere, lui come anche Carbonazzi non è segnato, quindi non possiamo neanche sapere questo. No, magari avresti potuto chiedere qualche informazione su di lui. Avresti potuto chiedere qualche informazione anche sul Porcedda e portarvelo dalla vostra parte. No, non facciamo calciomercato, powerlifting, diciamo che non fa parte della nostra cultura. Sono sempre ben accetti tutti i ragazzi che vogliono gareggiare con noi, ma non ci piace andare a fare trattative sugli atleti e neanche sui coach come fanno molti, però dai, a posto così. Vediamo un po', ora dovrebbe essere il turno di Mauro Azzei, che prova un aumento di 2,5 kg rispetto all'ingresso di 200. Vediamo Mauro, si setta, molto esplosivo questo ragazzo, vediamo un po'. Aspetta il bilanciere, inizia a spingere, parte un po' in ritardo, però sembra che ce li abbia, forse leggera infilata, voglio vedere cosa dicono i giudici. No, 2-1, bravo lui. Vedete, a un certo punto il bilanciere inizia a rallentare, sembrava che se non fosse appoggiato sulle gambe da qui, però i giudici hanno... È arrivato il segnale rosso? Sì. Forse mi sa che... Vediamo, sì, c'è stato un giudizio, cioè sembrava, poi ovviamente sostanzialmente se il bilanciere è una stasi in cui si poggia e io grazie al fatto che si sia appoggiato ho un vantaggio, in quel caso si parla praticamente di infilata. In questo caso era dubbia, io l'ho notata, però poi ovviamente gli arbitri sono là, quindi vedono meglio di noi e ci sta. Va Gabriel Farris. Un bel aumento, se non sbaglio, di 12,5, ma non vedo bene la grafica, vediamo un po'. Sì, 12,5. Vediamo. Molto bene, anche questi volano. Penso che gli chiameranno un 2,25, dovrebbero essere assolutamente nelle sue corde. Ora dovrebbe essere il turno di Lai. No, Sanna. Sì, Sanna è il secondo fuori lista, appunto sia lui che Donati avevano chiesto l'anticipo. Il flight, esatto, per poter tornare prima. Vediamo che cosa combina Flavio. Prima alzata molto solida, sono curioso di vedere come riuscirà a portare questi due eventi. Vedete tra l'altro come qua c'è la richiesta di portare un po' più su, diciamo, il singlet, perché ci sono delle misure minime che bisogna rispettare anche per quanto riguarda i calzettoni. Ricordiamo che i calzettoni non possono superare il ginocchio, ma devono stare sotto lo stesso. Molto bravo qua Flavio, molto esplosiva questa alzata. Paradossalmente gli ho visto meglio quelli dell'entrata, quindi un bel po' di margine anche qua. Vediamo. Ora il turno di Lai che chiama 2,50 se non vedo male. Vediamo un po'. Allora 2,50 per Lai. Aumento, se non sbaglio, di 10 kg rispetto alla prima. Sì, è entrato con 240. Metteranno il nero e il blocco e siamo a 2,50. Vediamo che cosa combina. Bilanciere carico, lo chiameranno in pedana. Ricordiamo anche lei, un ragazzo del 2005. Allora, accompagnato in pedana dall'allenatore Gianni Corrias. Vediamo un attimo. Prende aria, si carica. Mamma mia, fortissimo. Bravo, leggerissimo rallentamento quasi in chiusura, però io azzardo
azzardo qualcosina di più in terza, magari anche un altro salto di 10 kg ci starebbe, sono curioso. Secondo me 2,62, anche 2,65 potrebbe averli. Dipende un attimino, diciamo, come gestirà quell'errorino quasi in chiusura, perché ovviamente più sale il carico più gli errori si evidenziano, quindi se io già con un carico come 2,50 faccio quell'errore, bisogna vedere poi effettivamente cosa succede con un aumento ulteriore. Ora il turno di Dario che porta 2,67,5, quindi 12,5 kg in più rispetto alla prima chiamata. Aspetta di essere chiamato in pedana perché il bilanciere è carico e si avvicina. Guardate la calma di Dario quando si avvicina, nuovo record, sta provando, vediamo un attimo. Allora, nuovo record nella sua categoria, un Teenage 3, categoria 82,5 kg. Esatto, penso che poi, vediamo un attimo, poi dico secondo me cosa vorrà fare in terza, ma non vogliamo spoilerare, vediamo un po'. Magari adesso lo sbaglia anche. No, è così, non torno a casa perché mi fucilano, vediamo un po' cosa combina Dario. Forza, vediamo che cosa. Anche che rovinerebbe una sessione immacolata, un fight immacolato fin qua. Sì, molto bravo. Anche qua c'è molto margine. Io azzardo un 2,75 in terza. O comunque un 2,73 per prendere il record. Vediamo un po'. Molto bravo qua. Vediamo che cosa chiama Lorenzo. Tanto che vediamo un po' quale sarà la prossima chiamata in questo Toto chiamate. Si riprenderà con i terzi tentativi, si ripartirà da Giovanni Farina, lui che lo stanno preparando adesso, sceglie lui e il suo allenatore, vanno con 110 kg, quindi più 20 rispetto all'entrata, costante 90, poi più 10 100, più 10 110. Ci sta, diciamo che sono dei salti giusti, sempre salti da 10 kg, diciamo come dicevo, a meno che situazionalmente magari c'è la possibilità di fare podio, di prendere una medaglia o comunque di fare qualche risultato interessante, in quel caso ci sta magari fare un aumento più cospicuo, oppure molte volte si fa anche a livello strategico, magari faccio una chiamata più alta per prendere la seconda del mio avversario, in modo tale che in caso di errore sulla terza suo possa poi andare, diciamo, primo. Intanto Dario chiama 2,75 e mezzo, ci sta. La verità è che tu il telefono mi stai scrivendo, sì, cosa chiamare? L'ho scritto io in realtà, non lo vedete voi perché non ci vedete inquadrati, però in realtà sto mandando messaggi a tutti. Vediamo un po' che cosa combina Farina adesso. Come dicevo, Farina, un ragazzo di 14 anni compiuti da poco, proprio fresco fresco. Vediamo questi 110. Io alla sua età non sapevo neanche cos'era un bilanciere. Vediamo cosa combina. Gli chiedono di portare un po' più sul singlet. Come mai? Perché dovrebbe stare leggermente a metà coscia, sostanzialmente in quel caso era un po' troppo basso probabilmente, quindi per quel motivo gli chiedono. Vediamo, pretensiona, salgono facili, molto bravo qua. Vediamo se ci sarà una quarta prova. Molto bravo. Valida, no, non valida alla fine, 2-1. Chiamano l'infilato, aspetta. Non capisco perché. Infatti c'è anche la correzione adesso da parte della speaker. Vediamo se... Credo che gli abbia chiamato l'infilato dal labiale. Perché se vedete a un certo punto il bilanciere sta salendo, è come se lo appoggi sulle gambe per poi raddrizzarsi, in quel caso si può parlare di infilata. Ovviamente, come ho anticipato prima, la posizione qua non ci aiuta perché siamo sia abbastanza lontani sia molto defilati, quindi non riusciamo poi a vedere effettivamente se sia avvenuta o meno questa infrazione, però gli arbitri, essendo più vicini, sicuramente hanno più visione di noi. Ora è il turno di Nicola Cau. Anche lui è entrata con 130, poi 140 e poi costante va a 150, sempre più 10. Vediamo un po'. Tra l'altro sono caricati, se non vedo male, 152,5, quindi forse prima di Nicola Cau ci potrebbe essere Donati sarà prima di Nicola Moretti. No, sto andando a memoria. Io vedo che sono caricati 152,5 sul bilanciere. Vediamo un attimo. Infatti stanno togliendo gli 1,25, credo. Vediamo un po'. Però se la matematica non è un'opinione, quelli sono 152,5.
Ti hanno caricato di più. No, C'è l'aggiornamento, 152,5. si è aggiornata la grafica perché noi vedevamo 150, per quello io mi chiedevo come mai è stato caricato di più. Vediamo un attimo. Pretensiona, cerca un attimino il settaggio corretto. Vediamo. Molto bravo qua. Dovrebbero essere 3 luci bianche. Così. Ora 162,5 per Corbo. Corbo accompagnato in pedana da Giuseppe Fronteddu, anche lui atleta che purtroppo non è riuscito a gareggiare questo weekend perché ha avuto un piccolo infortunio. Corbo partito con 145, se non ricordo male, poi sicuramente ha fatto 155, adesso oltre il 160, questo 162,5, è un altro dei ragazzi che ha un po' stupito già da ieri e sta continuando a farlo oggi. Assolutamente, ha fatto più 10 e adesso un più 7,5, vediamo, ce li dovrebbe avere, vedendo la seconda, dovrebbero essere nelle sue corde. Vediamo che cosa combina. Molto bravo, qua rimane in spinta. No. 3 bianche, sì, molto bravo. Ora il turno di Grussu con 170 kg caricati. Vediamo un po'. Poi dovrebbe essere il turno di Donati, se non sbaglio, che vedo qua a sinistra. Sì, Donati sarà subito prima di Moretti, quindi adesso Grussu e poi Donati. Vediamo Grussu che cosa combina. Allora si setta. Stacco sumo per lui, se non vedo male. Sembrano essere larghe le gambe. A giudicare dall'altezza anche dell'anca. Bravo, che bella alzata. Bravo, bella alzata solida. Vediamo se ci saranno anche delle quarte prove, sono curioso, perché comunque c'era anche qua un po' di margine. Ora dovrebbe essere il turno di Donati. Donati arriva in pedana, 170 kg per lui. Vediamo, non c'è la grafica, però ho fatto il caricatore come ho detto ieri, quindi vedendo i dischi capisco quanto è caricato. Vediamo, Donati molto bravo qua, spinge forte, rimane fermo, aspetta giù, bella alzata, molto fluida, bravo. Ora aggiunti solo 5 kg perché Moretti va con 175 kg, 7,5 in più rispetto al secondo tentativo e 15 in più rispetto al primo. Ci sta, salti da 7,5, un po' più contenuti. Vediamo un attimino che cosa combina Moretti. Intanto i caricatori finiscono di caricare il bilanciere, stringono i collari e poi viene chiamato in pedana. L'accompagnatore sicuramente è fan di One Piece, a giudicare dalla felpa. Vediamo un po'. Fan di One Piece, tra l'altro anche Gabriel Farris, che invece nel suo che ha il teschio di One Piece. Vediamo che cosa combina Moretti. Molto bravo, qui rimane in spinta, molto solido, bellissima alzata qua, è stato estremamente bravo. Vedete come aspetta il bilanciere si stacca e riesce a chiuderla facile, molto bella questa alzata, bravo. E ora il turno di De Rosas, che vediamo se porterà a casa questi 205, che sarebbero un bel PR per lui, visto che non li ha mai fatti. Non so se lo vedete, ma sta sniffando un po' di sali. I sali di ammonia servono praticamente per svegliare il sistema nervoso centrale, ti danno una bella botta, una bella carica. Vediamo.
accompagnato in pedana da Gabriele Ciccu. Vediamo che cosa tira fuori. Stacco regular per lui, allaccia la cintura, si setta. Vediamo un po', vedete come è stretto nel bilanciere cercando di pretensionare. Spinge, allunga molto bene, bravo qua. Io penso che abbia intorno ai 2,17,5. Vediamo se Gabriele vorrà chiamare la quarta chiamata, ma molto bene qua. Molto benissimo con i 205 lui, 205 anche Guiducci. Sì, bei chili qua. Bei chili. Ora il turno di Guiducci, abbiamo, se non sbaglio, 3 205 di fila, perché il turno di Guiducci e poi il turno di Astei. Esatto. Un peso molto in voga. Vediamo un attimo. Allora, si setta, pretensiona, vediamo un attimo. Molto bravo qua, bella alzata, fluida, si riporta a casa, bravo. Ora il turno di A6, 202,5 un po' sofferti per A6, vediamo se riuscirà a portarsi a casa i 205. Non vedo quarte chiamate, ma adesso non le vedremo. Una volta che finiranno i tentativi, allora verrà fuori. Stavo già allarmando. Vediamo a 6 con 205. Secondo me li ha infilati, vediamo cosa dicono i giudici. No, bravissimo. Ovviamente, come dicevo, l'inquadratura laterale è sempre un po' così. Si è visto proprio che il bilanciere ha rallentato. Però bravo, è riuscito comunque a portarsi a casa una bella alzata. Dovrebbe essere il turno di Carboni con 207,5, che viene chiamato in pedana adesso. Vediamo. Come anticipato prima, una crescita anche moderata, qua di 5 kg. Nel totale sono 12,5 kg in più. Non ce li ha quando sono proprio partiti. Diciamo che il sumo si gioca un po' in partenza. Se vedete ci sono delle alzate di regular dove anche se perdi un po' la schiena puoi continuare a spingere. Nel regular se non parte non parte. Diciamo che c'è poco da fare, perdi la posizione iniziale e poi bilanciare è difficile poi da scollare dal pavimento. Però dovrebbe essere il turno di Porcedda, se non vedo in maniera errata. Sì, turno di Porcedda. Ok, 210 per lui. Vediamo cosa combina. Si setta, cerca il punto. Bravo, si riporta a casa. Molto bravo qui. Ora dovrebbe essere il turno di Farris, che chiama 2,20, 7,5 kg ci sta. Primo tentativo da 200, poi 212,5 come hai fatto capire tu. Vedremo adesso anche uno dei ragazzi che ieri ha fatto vedere tante belle cose. Prima però bisogna pulire leggermente la pedana. Ovviamente a furia di andare sulla pedana si deposita sia la magnesite sia il borotalco. Il borotalco inizia a essere un problema perché col borotalco si scivola, infatti vedete che gli atleti hanno le gambe, soprattutto la parte delle cosce, bianca perché c'è il borotalco, da non confondere con la magnesite perché il borotalco viene messo per far scivolare il bilanciere, invece la magnesite serve per creare grip soprattutto sulle mani. Picchiato selvaggiamente Farris per entrare in pedana, vediamo. Sono nelle sue corde, deve rimanere concentrato e continuare a spingere. Molto bravo. Come dicevo c'è qualcosa di più, però molto bravo. Penso che abbia intorno a 2,30, 2,25, tra 2,25 e 2,30. Molto bravo qua. Dovrebbe essere il turno di Giovanni Lai.
che prova un aumento di 5 kg rispetto alla seconda 250. Ora dovrà essere caricato. Si va a 255 con Giovanni Lai, sono 5 in più rispetto al suo scontantico, che in effetti l'aveva sentito lui. Prima però c'è Flavio Sanna. Stavo per dire, il bilancio era 230 perché ho visto 4 rossi e nero e collare, quindi sono 230. Vediamo un attimo. Flavio ha fatto una bella seconda prova, vediamo se anche la terza è molto bravo. Qua rimane in spinta, bella alzata questa. Vedete come è riuscito a rimanere comunque sul punto, molto bravo, 3 luci bianche per lui. Ora è il turno di Lai a 2,55 con un aumento di 5 kg rispetto alla seconda chiamata. Bene, vediamo un attimo. Accompagnato in pedana da Gianni Corrias. Vediamo un attimo. Eccolo qua. Tanto la grafica ci fa vedere l'alzata già fatta. Ok, turno di Lai. Anche questi dovrebbe averli chili, però deve rimanere molto concentrato. Vedete quello che vi ho detto prima della chiusura? No, peccato, li aveva chiusi. Peccato, ce li aveva. Molto bravo qua. L'unica cosa che l'ha fregato è un po' la chiusura, che è stata, diciamo, difficoltosa, però l'aveva ormai fatta. Magari le energie sono finite, può capitare. Resta comunque l'ultimo 250. Assolutamente. Un peccato perché se vedete li aveva fatti, però come ho detto prima si è amplificato quell'errore in chiusura. Se prima è andato lento, è andato più lento ovviamente perché c'è stato un aumento di peso e comunque sei anche stanco tra tensione, tra alzata precedente, è ovvio che arrivi un po' cotto, diciamo. Su 275 kg, bilanciere che sta aspettando Dario Pietro Dore. Vediamo Dario, prova il colpaccio con 2,75 che secondo me potrebbe farli tranquillamente. Sposta il bilanciere perché se notate lo sta facendo perché vuole metterlo in un'area in cui non c'è né magnesite né borotalco per essere più sicuro di avere il maggior grip possibile. Purtroppo l'inquadratura non ci aiuta, cerco di spostarmi un attimino per vedere. Vediamo. Ok, lo spotter si sposta, vediamo un po'. Molto, non ce li ha, peccato. Si è spento, se vedete il sumo quando non ce n'è più non parte proprio, però bravo. Comunque sono chili devastanti, stiamo parlando comunque di un ragazzo che se non sbaglio ha pesato 75,8, vedete un po' voi. Siamo quasi 4 volte il proprio peso. Mezzo il suo peso praticamente, gira e rigira, sono chili mostruosi. Vediamo un attimo, non vedo quarte prove, a meno che... sono sicuro che adesso verranno segnalate. E sono io quello che mandava messaggi, invece sai già, eccolo. Eccolo, ok, vediamo il 170 in quarta prova. Poi di Corbo, di Salvatore Corbo, se ho visto bene. Qua invece Adorati vuole andare a 180. Ci stava a 180, vediamo. No, qua invece non penso perché vedo. Sì, a sé. Penso che sia il record. E poi vediamo. Vediamo che cosa combina. Speravo che De Rosa si chiamasse in terza 215, 212 e mezzo, invece è stato graziato dal suo coach. 230 per Gabriele Farris, ci stanno, secondo me ce li ha. Quindi altre 4 alzate per finire in bellezza questo flight. Turno di Corbo. Vediamo un po'. C'è ancora da aspettare qualche secondo, anche se... Sì, diciamo che per le quarte alzate ce la prendo un po' più con comodo per far recuperare anche più gli atleti, perché ovviamente
non hai neanche il tempo di riuscire a riprenderti. Vediamo se il Corbo li porta a casa. Salto di 7,5 kg rispetto alla precedente alzata per lui. Cattivo su! Vediamo, intanto il tifo la fa da padrona. Bravo qua. Molto bravo. Bella alzata questa. Si abbracciano con Giuseppe Fronteggi. Molto bravo. Se ci chiedete perché andiamo alle gare è per questa roba qui che è appena successa, quindi molto bravi. Allora, qualcuno ha richiesto al tavolo. Credo che sia qualcosa inerente alla quarta prova. Forse gli chiedono di abbassarlo leggermente, non capisco. Non capisco cosa è successo. Non valida alla fine. Valida, non capisco perché. Forse ha lasciato il bilanciere, non si capisce. Anche perché ormai la guida comunque già toglie certi particolari. Era stata data valida. Non me lo spiego, non so cosa sia successo. C'è Simona che scuote la testa ma non capisco cosa sia successo. Dopo indagherò, però al momento non capisco. E allora si andrà con Donati, toccherà a lui per il nuovo record SAR della sola categoria Master 6, 75 kg. Vediamo Donati. Dovrebbero, se non erro, sì, dovrebbero cambiare il caricamento del bilanciere mettendo il rosso, vediamo. Infatti tolgono i blu per mettere poi i dischi rossi. Vediamo. Ok. Allora, i 3 tentativi di Donato, 155, poi 165, poi è voluto andare più corto, più moderato con 170 e non magari un 175, adesso ha scelto di riprovare un più 10. Ci sta. Vediamo. Ha capito che oggi è in forma, ma è tutto il weekend in forma. Sì, ci sta, quando il ferro è caldo bisogna battere. C'è lo speaker che gli chiede di aspettare. Perché... È una dura vita la sua, perché oggi tante volte sta succedendo che lei richiama l'attenzione. Come dicevo, molte volte comunque l'emozione, c'è anche da dire che comunque l'acustica non è che sia incredibile, quindi molte volte non è che l'atleta lo fa per cattiveria, ma proprio non sente, anche perché c'è casino, la gente si muove, quindi ovviamente può risultare complicato. Vediamo Donati. Bravo qua, vediamo, dovrebbero essere validi, molto bene, bravo. Ora dovrebbe... E si prende anche questo bell'applauso. Bravo, ora dovrebbe essere il turno di Azzei che prova un nuovo record a 206 se non vedo male. Sì, 206. Nuovo record della sua categoria, lui che è un teenage 3, 67,5 kg. Not too bad, vediamo un po' cosa combina, aumento di 1 chilo rispetto alla precedente alzata, vediamo. Probabilmente è entrato un po' altino perché alla fine ha fatto dei salti molto corti, 200, 202 mezzo, 205. Diciamo che quando sei così vicino al limite molte volte ha più senso fare dei salti più corti, però dipende anche uno qual è l'allenamento o comunque come si trova bene, quindi ci sta, vediamo un po'. Tanto si caricano in mezzo e mezzo per arrivare alla cifra di 206 kg. Poi sarà il turno di Porched e Faris per chiudere in bellezza. Sì, gli ultimi 3 stacchi, poi compreso questo ovviamente, poi si andrà con il prossimo flight. Un po' Azzei in pedana, si allaccia bene la cintura. Vediamo se riesce a portarseli a casa. Si carica.
Vediamo. Il bilanciere fatica un po' a partire, però rimane in spinta. Molto bravo. Paradossalmente ha fatto meglio questi degli altri. Molto bravo qua. E se li porta a casa. Nuovo record per lui. Questa volta gioia che non dovrebbe essere spezzata da possibili cambi di decisione o colpi di scena. No, è stato bravo qua. Come ho detto, paradossalmente ha fatto meglio questa dell'altra. Molto bravo. Ancora per un altro record, dovrebbe esserci il tentativo di un nuovo record, quello di Omar Porcedda. 5 kg e mezzo in più rispetto all'ultimo tentativo. C'aveva un po' di margine, quindi secondo me potrebbe farli. Lui Teenage 3, 67,5 kg. È pronto, aspetta solo che venga chiamato. Esatto, ora dovrebbero chiamarlo in pedana, vediamo un attimo. Mezzo chilo viene caricato. Viene caricato il bilanciere, vediamo. Ok, sniffa i sali e parte in pedana, vediamo. Senza maglietta. Ok, ora il turno di Porcedda. Vediamo un attimo. No, se lo aspetta fino alla fine, molto bravo. Poi sticca un po' dal ginocchio, però non, peccato. È stato bravo a continuare a spingere, ma delle volte c'è proprio, non ce n'è. Questo è stato il caso, però bravo anche ad avere la forza mentale di tentarli. Ora il turno di Farris, 230 kg. In grande forma fino a qui Gabriel Farris. È partito da 200, ha fatto 212, ha fatto 220, adesso prova un bel più 10, secondo me ce li ha, ma come ho detto, più sale il carico, più bisogna essere precisi, più bisogna essere metodici per riuscire poi a non sbagliare niente e portarsi a casa il risultato. Tanto il bilanciere viene caricato a 230, i collari vengono stretti e siamo pronti per la quarta chiamata di Farris. Vediamo. Marco lo disintegra, viene picchiato selvaggiamente, vediamo. Cerca un attimo di concentrazione, vediamo. Secondo me ce li ha, però deve stare lì. Bello. È tutta la sua gioia qua. Molto bravo qua, molto bravo. L'ha aspettato, li ha portati a casa. Una bella alzata questa. Vedete qua è stato proprio, diciamo, sveglio nel attendere fino alla fine la partenza del bilanciere, anche se aveva la schiena leggermente curva, li ha portati bene a casa, quindi una bellissima alzata. Ora a breve dovrebbe iniziare il prossimo flight. Sì, c'è tra pochissimo il quinto gruppo di... Quanti ce ne saranno ancora? Sono 8 gruppi, quindi dovrebbe esserci ancora 3 gruppi. Se questo è il prossimo è il quinto, da quello che mi stai dicendo. Sì, questo dovrebbe essere il quinto gruppo. Altri 3 gruppi e poi dovremmo essere alla fine. Ne abbiamo ancora da far vedere qua a Iglesias. Ancora, ma noi non ne abbiamo più, almeno parlo a livello personale. Quindi vediamo un po' che cosa succederà. Diciamo che si prospetta, ho visto dei bei chiletti, qua dovrebbe esserci tra l'altro, se non erro, Luca Orru che fa un ingressino a 2,50 mi pare. Racconteremo tutto mano a mano, giudici pure che sono spostati, allora brevissima pausa.
Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa tu l'hai già fatta. 2, sì. Fate, ricordo che l'approccio alla zona di lavoro, le prime cadute, sono proprio di ricerca della punta. Eli! Buoni in piedi! Cristian! Sì! Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso. 3 argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi rimpongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate, abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata. Vedremo se Antonio potrà tornare
documentare tecnicamente le prove di questi ragazzi. Un flight che ha tanti junior, deve avere anche comunque dei senior. Il primo è Marco Sanna con una strada a 75 kg, lui che non è al 100% della condizione fisica, come ci ha spiegato ieri proprio Antonio, ed è entrato così con 75 kg. La 75 si passa invece ai 140 kg che proverà ad alzare Roberto Cuccu degli U Central Sport di Iglesias. Lui è senior, categoria 56 kg, ma sono quasi tutti atleti che abbiamo già presentato e commentato ieri. E come avrebbe detto Antonio, bellissimo questo stacco. Sempre con 145 kg Vincenzo Magrini, lui del powerlifting team Sardegna, dietro, vincere. junior categoria 67 kg e mezzo. Se non ti serve va bene. Se non ti piace l'obiettivo così. Devi alzare. Sì, non è niente, devo spingere. Chi c'è con Mauro? Io però. Ah, 160. Valida la sua entrata, anche lui molto bene. Dopo di questo ci sono. Cioè, a costa io adesso ci sono. Anzi, si trattava Luca! Io adesso. di accosso a quanto pare. Magrini, a corso e scatto. Sì, adesso infatti adesso Scatassi. Va, allora Giuseppe Scatassi, lui entra con 160 kg. Buona la prima anche per lui. Ora attendiamo di capire chi verrà chiamato. C'è qualche piccolo problema con il tavellone, comunque dovrebbe toccare ad Emanuele Zucchita. Prima di lui Costaggio però. Va, Gioele Costaggio. Anche lui l'abbiamo già presentato ieri, lo ricordiamo, un junior
categoria 75 kg. C'è prima accostato. C'è prima. Vabbè, magari quando cambiano. Vai Gioele. Tira! Bene Costaggio, adesso Emanuele Zucchita. Lui come Costaggio del Powerlifting Team Sardegna, anche lui junior, anche lui categoria 75 kg, anche lui porta a casa senza problemi il primo tentativo. Entrambi sono entrati con un buon 170 kg, adesso dovrebbe essere il turno di Marco Scanu. 182 Gioele. E Zucchita che è 82. Zucchita che è 82. Forza Primo tentativo che dovrebbe essere da 190 kg. Saltello io voglio vedere figa. Quanto è che? Dai, figa, il saltello è la questione. Come saltare è una parte importante. Ora Matteo Mura che entra con 195 kg, lui è un senior, categoria 67,5 kg, classe 1998. E anche lui inizia molto bene. Tocca ad Alessio Piga. Primo tentativo da 200 kg per lui. Anche lui senior, 67,5 kg. Ma chi c'è adesso? Adesso c'è Carau. Antonio Carau. Anche lui è entrato da 200 kg. Buona anche per lui la prima.
Ora invece il turno di Lorenzo Spanu del Powerlifting Team Sardegna, un junior categoria 82 kg e mezzo, parte con 237 kg e mezzo sulle bilanciere. Mi sa che era Enrico, se c'è. Questo vieni a darmi una botta dietro. Eccomi. Tanto è tornato con noi Antonio, pensavo che fossi impegnato con quelli dei tuoi atleti già in questo flight. No, al momento non ho ragazzi nei flight successivi, forse uno nell'ultimo, adesso devo verificare bene. Adesso dovrebbe essere il turno di Lorenzo Spanu con un'entrata a 2,37,5, vediamo. Vai Lore! Facilissimi, molto bravo qua. Bella alzata questa. Ora invece è il turno di Luca Orru, che ha promesso di fare qualcosa di importante e lo fa entrando a 250 kg. Se entri a 250 fin dove puoi arrivare? Vediamo, da come li muove te lo dico. Vabbè, te lo chiedo dopo allora. Non so neanche quanto sia il record di categoria. La sua categoria è un senior da 67,5 kg. Penso che proverà un 2,80 in terza, vediamo. Penso, poi vediamo un po' che cosa succede. Pretensiona, prende aria. Mamma mia. Sparati al soffitto, 2,50. Secondo me chiama 2,65 in seconda e poi prova 2,80 in terza, vediamo. Sono curioso. Intanto primi tentativi tutti andati, quindi si dovrebbe ripartire. Adesso vediamo un po', adesso verranno sistemati gli ordini. Più 20, 2,70, ci sta. Adesso si riparte, nuovo giro, nuova corsa, secondo round di alzate. Si riparte con Cuccu e poi il turno di Magrini. Cuccu dovrebbe fare 150 kg se non vedo male. Tra l'altro tutte le prime alzate tutte valide, quindi molto bene. Abbiamo visto anche nel primo flight maschile, ma anche in quelli femminili lo stacco, non forse uno veramente di errori di entrata. Diciamo che mediamente è più facile per iniziare il powerlifting fare stacco, un'alzata diciamo un po' più intuitiva delle altre, già la panca è un po' più difficoltosa, ci sono un po' più di variabili, invece sullo stacco diciamo che l'approccio è più immediato. Vediamo adesso Roberto Cuccu alle prese con 150 kg. Vediamo un po', stacco regolare per lui, molto facile anche questi. Immagino che qua un aumento di 10 kg, penso che chiamerà 160 in terza. Vediamo se sono un veggente, vi posso dare anche i numeri dell'8. Aspettiamo la grafica. Mentre lo aspettiamo, il prossimo sarà Vincenzo Magrini, 157,5 i chili da affrontare in questo secondo stacco dopo un'entrata da 145, ma ti sorprende Cuccu perché andava a 160 al terzo tentativo. Ci stava, come ho detto, era diciamo la sua portata. Adesso vediamo Magrini con 157,5, rialzo di 12,5 kg rispetto alla seconda, anche lui dalla palestra di Posada. Vediamo. Devi fare fatica, non stai facendo. Praticamente non puoi tenere accessori con te. Vediamo un po', credo che avesse tipo un elastico sul polso, molto bravo qua. Vediamo un po'. Sono tutti d'accordo.
questa alzata valida. E adesso si dovrebbe andare con Accorsu, Lorenzo Accorsu, 160 kg dopo aver iniziato con 152,5, 7,5 kg di differenza. Ci sta, ci sta. Adesso vediamo che cosa combina Magrini. Diciamo che scusatemi, Accorsu ho visto male, con 160, giusto? Sì, vediamo. Lui sta a consumo, vedete come non dovrebbero avere accessori i ragazzi, quindi gli viene chiesto di levarli nel caso. Più che altro è una questione di regolamento, ma diciamo è un'inezia, niente di importante. Intanto Magrini, vediamo la terza di 165 la chiamata. Andiamo a Accorsu con questi, alle prese con questi 160. Pretensiona, sta a consumo per lui. Pretensiona, salgono bene, bravo. Bella alzata anche questa. Si riporta a casa. Ora dovrebbe essere il turno di Scatassi. Vediamo. E poi sarà il turno di Costaggio e Zucchitta, una lotta fratricida tra loro, stessa categoria, chili simili, ci sarà da divertirsi anche là, vediamo un po'. Prima però Scatassi, che ha cominciato con 160, adesso sale di 10, 170 kg. Vediamo Scatassi in pedana, 170, accompagnato in pedana da Lucorru. Vediamo, sta a consumo per lui, cerca di pretensionare, vediamo un po' che cosa combina. Molto bene, bravo qua, una bella alzata, bello, 3 luci bianche. Vediamo. Ora, come dicevo, il turno di Costaggio con 180 kg e poi il turno di Zucchitta con 182,5. Vediamo. Qua si gioca una sfida vera e propria di categoria. Tra l'altro sfida tra membri della stessa palestra, quindi estremamente sentita. Infatti vedete molto nervosismo. Vediamo che cosa combineranno, entrambi sotto pressione. Ora il turno di Joele Costaggio, accompagnato in pedana da Giuseppe Manca, che gli rifila una bella cinquina per resettare il sistema. Vediamo. Vediamo un po'. Stacco regular per Joele. Vediamo. Molto bravo qua. Vediamo. 3 bianche dovrebbero essere. Vediamo un po'. Eh sì, molto bene. E lui solo ha fatto, adesso risponderà Zucchitta con 2,5 kg in più. E a questo punto penso che i due guarderanno un po', esatto, cosa sceglierà anche l'altro. Un attimino, penso che Giuseppe comunque gli lasci la terza chiamata a loro per vedere un attimino quanto fare. Vedo che Costaggio chiama a 185, Zucchitta invece 182,5, viene completamente picchiato dai suoi allenatori. Vediamo il turno di Zucchitta, 182,5, facilissimi, bravo qua. Almeno 10 in più può prenderli. Ce li ha. Io mi aspetto un 192, un 190, vediamo. Vediamo un po' cosa combina. Ci sono ora Scano e Mura per il bilanciere da 200 kg. Bisogna vedere se chiama prima Scanu o Mura. Se ho sentito bene Scanu, quindi Marco Scanu dovrebbe essere il prossimo, ancora una volta sempre nella tua palestra. Palestra di Posada anche lui, vediamo. 67,5 la categoria. Dovrebbero essere 200 se non vedo male. Bravissimo. Peccato qua, ce li aveva in chiusura, ma si sta toccando il lombare. Spero che non sia niente di grave. Peccato, cavolo, li aveva chiusi praticamente. Ce li aveva.
dice che si ferma qua, che credo che abbia sentito male, se notate proprio a un certo punto come se si inchiodi, quindi potrebbe essere magari una piccola fitta, un qualcosa. Vedremo se veramente non ci proverà più, se è stato solo il momento o se invece proprio sia già finita per lui. Intanto vediamo che Zucchita ha chiamato a 187,5 in terza, ora è il turno di Mura, Matteo Mura, con 200 kg tondi per lui. 185 e 185. 5 in più, però lui più moderato nel cambio rispetto all'entrata. Grande successo anche qua. Che cosa? Grande stacco anche questo. Molto bello, molto veloce. Io penso che anche qui si stia a un più 10. Vediamo che cosa chiama. Magari vuole essere più conservativo e farà un 205. Vediamo un po'. Infatti 205 ci sta. Un po' di margine. Ora dovrebbe essere il turno di Piga, Alessio, anche lui della meccanica barbell di Posada, che però gareggia. Poi c'è anche Antonio Garau. Vediamo chi chiama prima. Forse è Garau proprio. Ormai non possiamo fidarci quando vediamo lo stesso peso, perché vediamo cosa dice Simona come speaker. Il turno di Piga. È stato un vediamo Piga. Dovrebbero essere 2-10 per Piga. Molto bravo. Tra l'altro non lo vedete, ma forse sì, stacco beltless, quindi senza cintura. Molto bravo qua Piga. Bella alzata. Dovrebbe essere il turno di Garau. Adesso sì, il momento suo. Garau, anche lui 210 come Piga. Garau, tra l'altro fisico da stacchista, vediamo un po' che cosa combina. Ricordo ottimi numeri per lui. Vediamo. Comunque stiamo parlando di un atleta molto leggero, dovrebbe essere sui 60 kg. Se non leggo male. Sì, lui è categoria 60, tanto giusto perché all'ultimo peso ha fatto 60,0. 60,0. Quando dici di precisione in questo caso, vediamo che cosa combina. Dovrebbe essere uno stacco regular per lui, sì, a giudicare dal settaggio. Vediamo. Bravo, qui rimane in spinta. Un po' di titubanza a 3/4 dell'alzata dopo il passaggio al ginocchio, però molto bravo a portarla a casa. Invece adesso dovrebbe essere il turno di Lorenzo Spanu con 2,50, 12 kg e mezzo in più dell'entrata. E poi Luca Arru con 270. Prendibile lì davanti Luca, vediamo se riesce a regalarci un'alzata veloce come la prima. Vediamo un po'. Allora un attimo perché venga cagato il bilanciere e poi verrà chiamato Spanu, che è a fianco alla nostra postazione ed è già pronto. Accompagnato in pedana da Giuseppe Fronteddo, anche lui della Mechanical Barbell, che come vedete porta un sacco di atleti a questa gara. Vediamo. Vediamo un po'. Spanu. Chiedono di togliere l'accetto che ha. Ma da cosa nasce il regolamento? Io penso che sia più che altro per non farsi male durante l'alzata, credo, ma non so sinceramente, però diciamo così a occhio penso più che altro per non bloccare la circolazione o incastarsi col bilanciere, magari un ragionamento del genere. Vediamo un po'. Facili. Io immagino un 2,70 in terza. Vediamo. Vedremo se sarà veramente così. Adesso però 270 chi deve fare è Luca Urru, che è in assetto da guerra. Luca prima di entrare in pedana. Mettono i 2,50 neri e poi il blocco e si parte. Vediamo un po' che cosa combina Luca. Ok, il lanciere è carico e viene chiamato in pedana Luca. Vediamo un po'.
Ok. Luca, ricordiamo, stacchista regular, un bel salto di più 20 kg. Ricordiamo che Luca pesa poco meno di 67,5, sui 66,3 se non ricordo male. La grafica me lo conferma. Vediamo Luca, prende aria, cerca di trovare la posizione giusta. Vediamo, molto bravo, anche questa discretamente veloce. Io azzardo 10 kg di margine anche qua, molto bravo, alzata spettacolare. E arriverebbe a quei 280 a cui hai accennato poco fa. Sì, ho parlato prima con Luca, quindi penso che sia o 280,5 o comunque giù di là. Vediamo, magari si sente particolarmente in forma e vuole provare qualcosa in più. Avrebbe anche la quarta a quel punto. Sì, avrebbe anche la quarta, però per uno stacchista come lui che inizia a fare così tanti chili rispetto al suo peso corporeo, meno alzate fai meglio è, quindi magari vuole provare direttamente qualcosa di alto in terza, perché altrimenti poi ti cuoci, come dice in gergo. Vediamo, 275 ci sta, secondo me aveva 280, però magari vuole rimanere più conservativo. Vediamo un po'. Intanto si riparte con i terzi tentativi e bisogna vedere molto se Scanu non c'è, mi sa. Scanu mi sa che veramente non ce la fa più. Esatto, Scanu no, ma ho visto Sara che praticamente faceva al tavolo cenno che non avrebbe fatto le altre alzate, quindi immagino che abbia avuto proprio problematiche alla schiena. Vediamo, turno di Cuccu, molto bravo qua, bella alzata. 160 kg per lui dopo aver fatto 140 e poi 150 e ne avrebbe ancora avuto almeno 5 kg. Tra 5-7 kg e mezzo ci stavano, bella alzata, bella fluida. Allora dovrebbe essere il turno di Magrini che prova un rialzo di 5 kg rispetto alla seconda alzata di 160. No, ok, 157,5, lui 7,5 in più. Ti ha ingannato perché hanno tolto. Ormai bisogna avere l'occhio attento anche per seguire il tabellone. Il mio occhio è assopito, non vedo praticamente più nulla. Vediamo Vincenzo, 7,5 kg in più rispetto alla seconda. Stacco regular per lui. Molto bravo qua, vediamo. Bene. Dovrebbero essere 3 bianche. Eh sì, molto bravo. Ora dovrebbe essere il turno di Akossu. Sì. Stesso carico per lui. Sì, anche lui aggiunge 5 kg e 160 del suo secondo tentativo. In effetti aveva un po' sentito, quindi veramente giochiamo adesso al dettaglio. Eh sì, ci sta, chiamata comunque corretta. Adesso è il turno di Akossu con stesso carico dell'atleta precedente, vediamo un po'. Vedete come con lo stacco sumo cerca la posizione più corretta, inizia a pretensionare, molto bravo. Notate come il sumo parta molto lentamente e poi per accelerare in maniera graduale, molto bravo qua, bella alzata. Ora è il turno di Scatassi, verrà caricato un disco rosso, poi un nero e poi il blocco, 180 kg per Scatassi, accompagnato in pedana da Luca Orru. Vediamo un po'. Intanto dietro si discute della strategia delle prossime prove, vediamo un po'. Però godiamoci questa alzata da parte di Scatassi che sta aspettando che il bilanciere sia caricato correttamente. Vediamo un po'. Mentre lui aspetta la sfida in famiglia, Costaggio andrà con 185, Zucchita 5 in più con 190. Vediamo un po'. Diciamo che si cerca di racimolare ogni chilo possibile per passare avanti al proprio avversario. Tanto godiamoci questa alzata di Scatassi invece. Vediamo, molto bella quella di prima, vediamo se riesce a ripetersi anche in terza. Anticipa leggermente, però bravo a rimanere in spinta. Bravo, bella alzata anche questa. Molto tecnico questo ragazzo, bravo. Ora iniziano i fuochi d'artificio. È il turno di Costaggio. 185 per lui, più 5 rispetto all'alzata precedente. Allora,
facendo un po' di strategia, se fa questa passa davanti a Zukita, che quindi è obbligato a fare 190 e lo mette in una posizione un po' scomoda perché è costretto poi a portarseli a casa. Vediamo. Intanto c'è un attimo di incertezza perché ovviamente stanno aspettando. Ma sarà stata almeno la 10ª volta oggi. C'è stato un cambio che non avevamo visto. Costaggio va a 190 per pareggiare Zukita. Ecco qua la strategia che in effetti ci sta. Non ho visto il peso dei due, però dopo ci faccio un attimo caso. Vediamo. Ce li dovrebbe avere. Vediamo un po'. Costaggio è più pesante di Zukita, quindi se dovessero arrivare pari andrebbe a vincere Zukita. Vediamo se li fa. Prende aria, inizia a spingere. Non ce ne ha, peccato, sono rimasti un po' avanti. Però bravo per aver tentato di portarli a casa. Duello già vinto dunque da Zukita. Esatto. Che però deve portarsi questi a casa. Vediamo che cosa succede. Beh, può andare a dirgli io comunque ce l'ho fatta a farlo 190. Vediamo, secondo me ce li ha, Vediamo se riesce a portarseli a casa. Vediamo se riesce a portarseli a casa. Vediamo. Molto bravo qua. Bravo, molto bella. Bravo. Tifo da stadio per lui, molto bravo. Bella alzata. Ora dovrebbe essere il turno di Mura, poi Garau e poi abbiamo ancora 4 prove per finire questo flight. Beh, ce ne sono di sicuro 4 prove, abbiamo visto tanti, abbiamo visti un bel po' che potrebbero andare alla 4ª prova stavolta. Tanto comunque, come hai detto tu, Matumura 205 kg, 5 in più rispetto al secondo tentativo, 10 in più rispetto al primo e adesso andiamo col terzo. Vediamo un po'. Rimane in spinta. Tra l'altro il caricamento è sbagliato perché sono 207,5, quindi non sono 205. Hanno caricato 207,5 ma in grafica abbiamo 205, però vabbè. Garau invece, Antonio Garau per un record sardo. Provare nuovo record. Lui che è un segno di categoria 60 kg. Sì, al peso di 60 kg come abbiamo detto prima. Allora diciamo che devo proprio fare la grindata della vita. Devi pensare che sotto di lanciare se non ci cadere. Che Vediamo, turno di Garau che sta aspettando un attimo. No, non stanno, Tocca che non salga sulla pedana prima della chiamata. Simona penso che farà fuori qualcuno alla fine della giornata. Vediamo un attimo. Dovrebbe essere pronto. Ok. Turno di Garau, vediamo. Ma c'è anche il popone. 220,5 che gli varrebbe il nuovo record. Molto bravo qui, rimane in spinta, li chiude bene, anche qualcosina in più per lui. Vediamo se magari proverà la 4ª prova per migliorare ulteriormente. Vedete il fisico da stacchista, gambe lunghe, busto corto, braccia lunghe. Che cosa si vuole chiedere a madre natura per essere uno stacchista? Dovrebbero chiedere a lui. Molto bravo, bellissima alzata. ma proprio in proporzione. Ancora Sono salti che ho sempre fatto e che... Alessio Piga. Senti, non mi stanco. Abbiamo Alessio Piga, poi ancora Lorenzo Spadula e Luca Russo, sono gli ultimi tre. E Piga 222,5 kg, più 12,5 rispetto al suo secondo tentativo. Vediamo, molto tecnico Piga come atleta, vediamo che cosa riesce a combinare. Molto bene.
Vediamo. No, peccato, si è spento. Però bravo per averli provati. Ora è il turno di Spanu. Vediamo un po'. Un bel 2,60 e un 2,75. Quindi tentativo di record sardo come è stato annunciato. Lui è uno junior, categoria 82 kg e mezzo. Vediamo se riesce a portarsi a casa questi 2,60, 250 li ha fucilati. Vediamo se anche i 2,60 salgono come 2,50. Atleta di 19 anni se non erro, vediamo. Vediamo un po'. 260 kg per lui. Al peso di 80,9 kg. Andiamo. Vediamo. Ah, peccato qua. Si è spento. Però molto bravo, molto bravo. I 2,50 facevano presagire una chiamata sui 2,60, però anche lì il sumo è così, non ti perdona. Una volta che sei cotto non ne è più, quindi poco da fare. Vediamo un attimo. Ora Luca Urru. 2,75 per lui, caricati sul bilanciere. Chili di un'enormità assoluta, vediamo. Tra l'altro penso che potrebbe anche vincere l'assoluto considerando il suo peso corporeo e il peso sollevato. Vediamo un po'. Bilanciere è pronto, 2,75 per lui, vediamo un po'. Vediamo che combina. Vediamo. Sarebbe un record mondiale ufficioso, visto che il mondiale è 2,672,5, lui che categoria senior 67,5 kg. Vediamo un attimo. Peccato, 2,70 l'hanno fritto. Un peccato perché erano dei chili che erano assolutamente alla sua portata. Peccato, non arriva quel record ufficioso, no? Ci ha fatto divertire. Sì. Molto bravo, un peccato perché sicuramente 2,70 l'hanno un po' fritto. Erano nelle sue corde, però può capitare anche quello. Andiamo a vedere, occhio perché ci sono tentativi di nuovo record. Bisogna solo vedere chi. Ancora non. Vediamo la grafica cosa ci suggerisce. Forse è il turno di Roberto Cuccu. Prova 170 e mezzo, immagino tentativo di record. Sì, ovviamente il record è proprio 170, allora lui arriva per superarlo giusto di mezzo chilo. Sì, per il record sardo 170, lui serve quel mezzo chilo in più allora. Vediamo. Vediamo un attimo se riesce a portarseli a casa. No, non avevano caricato i mezzo chilo, che sono il peso richiesto per poter validare poi il record. Vediamo un attimo. Allora, adesso ci siamo veramente. Sì, ora è il turno di Cuccu Roberto. Si avvicina in pedana. Vediamo Roberto, stacco regular per lui. Ce li ha, deve crederci fino in fondo.
Un attimo. Mano in spinta, bravo. Dovrebbero essere validi. No! 2-1, bravo. Ho visto una nulla, non capivo. Invece è riuscito a portarseli a casa. Molto bene, bravo, bravo, bravo. E quindi dovrebbe essere finito il fight perché non vedo altre quarte prove. Quindi bene così. Sì, confermo. Si passa allora al prossimo. Credo che ne manchino 2, o sbaglio. Forse 3 con quello che sta per cominciare. Gruppo numero 6. Sì, ne mancano 3 col compreso del festa. Perché sono 8, quindi 6, 7, 8. Adesso vediamo un po' che cosa succede. Io nel frattempo mi devo assentare perché ho visto che c'è un ragazzo della squadra che ha bisogno di aiuto, quindi ci vediamo più tardi. Grazie Antonio, noi siamo sempre qua. Possiamo già preparare il bilanciere per la prima alzata, che è quella di Salvatore Caneo, chilogrammi 75 sul bilanciere, 75.
Antonio Pischedda del Body Sport Orani. Di Pischedda. Inizia così il sesto gruppo degli stacchi da terra. Ora è il turno di Daniele Ruggeri. Anche lui l'abbiamo già commentato anche ieri, Master 5, categoria 75 kg, appartiene al Powerlifting Team Sardegna ed entra con 130 kg. Ora è il turno invece di Efisio Ru, per lui è entrata da 140 kg, appartiene al Power Wellness Academy di Quartu Sant'Elena, Master 1 di categoria 100 kg. Bilanciere è pronto per Massimo Lai, lui entra con 160 kg, è un Master 3, categoria 82 kg e mezzo, appartiene al Barbell Studio di Quartu Sant'Elena. Prossimo Giovanni Corrias, lui che è del Powerlifting Team Sardegna, classe Master 1, categoria 90 kg, entra con 180 kg. Ora anche la sua alzata, anche in questo caso finora i primi tentativi stanno andando tutti a segno. Si ripresenta lo stacco Antonio Garau. Buona questa entrata di 200 kg. Ora Marco Lancellotti sul suo primo tentativo da 220 kg, lui che è del New Center Sport Iglesias, un Master 2 di categoria 90 kg.
Buona anche per Lancellotti. Adesso manca Mauro Simula, che dovrebbe essere l'ultimo del giro. Cattivo! 230 kg quelli che sta portando su Mauro Simula senza difficoltà, stacco abbastanza veloce. Lui, anche lui del Powerlifting Team Sardegna, Master 3 da 82,5 kg. Ma adesso si riparte con Antonio Pischedda, che è entrato con 110 kg, adesso tenta i 120. Il bilanciere è pronto. Non si trova Pischedda. Tutti gli applausi per Antonio Pischedda. Supportata da tutto il pubblico. Tentativo valido anche con 120 kg. Bello anche tutto l'applauso per lui. Prossimo Daniele Ruggeri, che sale da 130 a 142,5 kg. Ovviamente è già pronto, si attende solo che lo sia anche il bilanciere, ma dovremmo esserci. Anche per Ruggeri buono anche il secondo tentativo. E adesso tocca a De Fisurru, che passa da 140 a 150 kg, per lui un aumento di 10 kg.
forse l'ha un po' sentita Roma. È stata una buona esecuzione. Buona 150, adesso 170 kg sulle bilanciere per Massimo Lai, anche lui più 10 rispetto al suo primo tentativo. Buonissimo il suo tentativo, applausi per lui, se l'è cavata abbastanza in scioltezza, può ancora dare tanto Lai. Adesso invece Giovanni Corrias, che è entrato con 180 kg e adesso va per i... doveva andare in teoria per i 200. Lo dicevo io. Bene, anche Corrias, ancora nessun tentativo non valido in questo flight. Sale di 20 kg invece Garau, che è pronto adesso a presentarsi sulla pedana, è entrato con 200, adesso va con 220. Buona esecuzione anche questa, sentita da Garau, va portata a casa e adesso ancora Lancellotti e simula per il secondo tentativo. Prima Lancellotti che passa da 220 a 235 kg. Può andare ora Lancellotti.
e anche adesso dimostra di avere ancora margine. Salito di 15, chissà che non salga di ulteriori 10. E adesso invece Mauro Simula, che ha iniziato con 230, non passa alla 237,5. E anche per lui porta a termine 2 su 2 per tutti in questo sesto flight. E adesso è il momento dei terzi tentativi. Si riparte da Antonio Pischedda, che sale a 127,5 kg. La chiude anche questa Pischedda. Vuoi sentire ancora il pubblico che non smette di incitarlo. Tutta la gioia per Antonio Pischedda. Sono un po' corto, ma... Ora tocca a Daniele Ruggeri, che sale a 150 kg, 7,5 in più rispetto al suo secondo tentativo. $20 in più rispetto alla sua entrata. Ma questa volta è troppo per lui, peccato. Per il primo tentativo non valido di questo flight. Bilanciere pronto per Ru, che invece passa da 150 a 160 kg. Anche per lui, come per Ruggeri, più 20 rispetto all'entrata. Ottima esecuzione anche questa. Ora invece Massimo Lai, che lui ha fatto vedere le ultime alzate finora. Da 170 passa a 180.
Buona anche l'alza di Lai, dunque. E adesso Giovanni Corrias, 215 kg contro i 200 del secondo tentativo, quindi un bel più 15. Buona esecuzione anche di Corrias. E allora adesso Antonio Garau arriva a 230, prima 200 poi 120, adesso questo ultimo step. Non è stata nulla per lui questa volta, era comunque riuscito a chiudere l'esercizio. Dai Mauro. Quello da fare per lui adesso Mauro Simula, che va per i 245 kg, ancora 7,5 in più e poi ci sarà Lancellotti dopo di lui. Tentativo per un nuovo record sardo, la sola categoria 82,5 kg tra i Master 3. Sta soffrendo, si fanno sentire tutti. E allora anche il supporto sicuramente ha contribuito, ce l'ha fatta Simula. E adesso tocca a Lancellotti, che ha fatto 220, poi più 15 con 235, adesso più 17,5, passando a 252,5 kg. Una grande esecuzione questa, avrebbe ancora margine Lancellotti. Se la prende a ridere. Vediamo se qualcuno deve andare per il quarto tentativo. No, penso di no, perché giudici in piedi.
Aspettiamo però. No, si deve forse già passare al settimo gruppo. E allora andiamo con uno spot velocissimo. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa l'ho già fatta. 2, sì. Batte, ricordo che l'approccio alla zona di lavoro, le prime cadute, sono proprio di ricerca della punta. Eli! Buoni piedi! Picchia! Sì! Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso. 3 argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi vi impongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere.
A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate, abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello, paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi. Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255 o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Sono in 20 in questo flight. Di nuovo tornati con il settimo flight. Si parte con Tommaso Spettu, 165 kg come primo tentativo, che è andato a buon fine. Lui del Cunto Fitness di Villa Cedro, un senior, categoria 75 kg. Il prossimo invece è Davide Tori, per lui è entrata da 180 kg. Powerlifting Team Sardegna, classe senior, categoria 82 kg e mezzo. Dovremmo avere a che fare con soli senior in questo flight, che è anche il penultimo di questa serata. Intanto buona la prima alzata di De Tori. Il prossimo sarà Andrea Luigi Scalas del Military Gym Garage di Assemini, anche lui senior, categoria 75 kg. È entrata da 200 kg.
Buona anche per Scalas. Ora tocca a Mattia Tsudas, che entra con 205 kg, anche lui della Military Gym Garage di Assemini, categoria 75 kg. Va bene, No, c'è un piccolo cambio, Tsudas deve aspettare perché Carcagno ha cambiato il suo peso di entrata, inizia da 200. Luca Carcagno, Powerlifting Team Sardegna, senior, categoria 75 kg. Stessa categoria di Tsudas, Asole e Piras. Intanto buona la prima anche per Carcagno. Simona. Non la Camilla. No? Ora il momento di Tsudas, già anticipato prima, è entrata da 205 kg. Ma l'ha appoggiato, ma non l'ha cambiato. Vai giù. Dai giù. Tocca alla Giuseppe Asole, che entra con 210 kg, anche lui categoria 75 kg, lui del Powerlifting Team Sardegna. Falli volare, È stata nulla però per lui. Ce l'hai? No, ma eccola. Vai Simo! È scritto lì ma Ora Simone Piras, anche lui 210 kg, anche lui 75 kg di categoria, lui pure il Powerlifting Team Sardegna. Lui è riuscito a portarsi a casa il primo tentativo, differenza di Asole. Ora invece dovrebbe essere il momento di Davide Brazzu, il suo primo tentativo da 215 kg, categoria 82 kg e mezzo. però dopo buona la sua alzata. E adesso il turno invece di Alessandro Zonca, anche lui è un senior, categoria 75 kg, primo tentativo da 220 kg.
forse il più giovane di questo flight, classe 1999, farà 25 anni il 16 novembre. Bene anche lui. Adesso va Enrico Basciu, che è intervenuto ieri qui in questa diretta per l'ultimo flight di Panca. Basciu che è nella New Center Sport Iglesias, categoria 82 kg e mezzo, entra con 235 kg. Anche per lui buona la prima. Adesso Ananio Manca che entra con 240 kg. Powerlifting Team Sardegna. Anche lui fa parte della categoria di 75 kg. Quasi cade all'indietro. Alzata a nulla, ha perso proprio l'equilibrio alla fine. Due alzate nulle in questo primo giro. Mancano ancora Marco Marteddu e Matteo Pisu. Il prossimo è proprio Marteddu, che entra con 245 kg a partire dal Body Sports Orani, ed è sempre un senior di categoria 82 kg e mezzo. Lo è lui e lo anche Matteo Pisu. Dopo di lui lo è anche Enrico Basciu. C'è una serie di belle sfide tra competitors di categoria. Bene, intanto Marteddu chiude allora il primo giro. Matteo Pisu entra con 255 kg del Barbell Studio di Quarto Sant'Elena, categoria 82 kg e mezzo. Bravo Matte! Molto bene anche Pisu, anche tanti applausi per lui, che adesso si va con i secondi tentativi. Il primo è Tommaso Spettu, che passa da 165 kg a 175 più 10. Quello incazzato. Stanno Marcolini. No, ho fatto questo andato. Sì, bene. Ho più tanto bene. Come la faccio?
vado in professore. Bene Tommaso Spettu, che mi ha ancora l'ha fatto vedere. Mi sa che non salga di ulteriori 10 kg. E infatti lo stanno già segnando. Passerà a 185 al terzo tentativo. Intanto un altro che fa più 10 è Davide Dettori, che passa da 180 a 190. Bilanciere è pronto per Andrea Scalas, che è entrato con 200, anche lui segue la linea del più 10, adesso ci prova con 210 kg. E senza troppi problemi si porta a casa anche questa alzata. Poi invece Mattia Zudas, anche lui andrà per i 210, stacco di 5 kg rispetto alla sua entrata. Valido anche questo tentativo di Zudas. Sale a 215 invece Luca Carcangiu, e quindi momentaneamente davanti a tutti nella categoria dei 75 kg, anche perché questo tentativo se lo porta a casa, quindi sì, lui nella sua categoria è momentaneamente un uomo da battere, anche se c'è già Piras 220, questo è il suo tentativo, c'è anche poi Asore a 225 e 235 Zonca dopo. Intanto però c'è Simone Piras, tra l'altro Luca che è scritto ora Carcangio, per un giorno e mezzo abbiamo chiamato Carcagno, gli chiediamo scusa, la correzione è arrivata adesso. Mentre può essere soddisfatto Simone Piras, fa 220. Dai giù. Vai giù. Pronto il bilanciere, adesso Asole salirà sulla pedana, eccolo che arriva. Va giù.
Molto bene Azole. E quindi porta a casa questo 225. L'obiettivo è essere come Pietro, 68 anni, basta secondo. Ora verrà chiamato Davide Brazzu, bilanciere che è già pronto. Tentativo da 227,5 kg più 12,5 rispetto al primo tentativo. Bene dunque anche Brazzu. Adesso va Zonca, per lui un più 15 rispetto all'entrata che è stata 220, adesso va per i 235. Riesce a chiudere l'esercizio e a farlo anche bene. Tentativo valido. Va adesso non manca, riparti dai 240 che ha sbagliato, che non ha portato a casa al primo tentativo. Si porta avanti anche lui il bilanciere, ma non riesce neanche stavolta a avere la meglio. Ci potrà riprovare con l'ultimo tentativo. Già il secondo in questa serie, manca a portare avanti il bilanciere per evitare il più possibile di avere a che fare con possibili residui di talco, specie lui che nel primo tentativo è quasi scivolato all'indietro, quindi evitare veramente il più possibile l'evenienza di uno scivolone che comporta il rischio di farsi male non poco, visto che hai con te un bilanciere da 240 kg. Dobbiamo vedere Azure. Va ora Enrico Bascio. Primo tentativo da 235, passa a 247,5 kg.
e se lo porta a casa. Questa unica sfortuna è che nella sua stessa categoria ci sono anche Marteddu e Pisu, che adesso proveranno rispettivamente con 265 e 270 kg. Ieri è stato il migliore del suo flight in panca. Difficilmente ci riuscirà, anche perché ha già dato segnalazione di fare il terzo tentativo da 260. Intanto però l'attenzione su Marco Marteddu, più 20 rispetto all'entrata, va per i 265 kg. Ancora margine Marteddu, e magari adesso punterà un rialzo più moderato, ma insomma già un bel più 20, niente male. Adesso Pisu, Matteo Pisu, 270 kg. Tra l'altro non sarà così moderato il rialzo di Marteddu. Tanto però concentrazione di Matteo Pisu, che va per i 270 e se li porta a casa. Anche questa volta, non voglio dire con semplicità, però non è parso soffrirli troppo. Marteddu, dicevo, passa infatti da 265 a 280. Sì, non è un più 20 di stacco come prima, però più 15. Tommaso Spetu non riesce, gli è mancata proprio la spinta iniziale. Ci ha provato con 185 kg, il suo miglior tentativo resta dunque di 175. Il prossimo quindi Mattia Tsudas, non Dettori come si vede in grafica. Tsudas dovrebbe andare per 215. Adesso c'è invece la correzione, che infatti è per Dettori. Scriccioli di stanchezza qui al Palazzo dello Sport di Iglesias, anche un po' nelle sedi di concentrazione di tutti. Sono le 17:30, 17:35, siamo in diretta dalle 10. Noi siamo in diretta, ma sono tutti attivi. Noi in diretta alle 10, ma qui c'è gente che ancora da qualche ora prima è in movimento per far funzionare tutto. Quindi insomma, piccole defiance che ci possono assolutamente stare. Non va bene lo stacco di Dettori, ci potrà riprovare ora dopo per i 200.
se decidessi di provarci come quarta prova ovviamente, altrimenti finisce qua. Siamo ai terzi tentativi. Ora adesso sì che è il momento di Mattia Zudas, che va per i 215 kg, 5 in più rispetto al suo secondo tentativo. Niente da fare neanche per Zudas. Adesso invece tocca ad Andrea Scalas. Lui passa a 220 dopo il suo secondo tentativo di 210. Buona per Scalas, adesso tocca a Luca Carcanciu. Che ci prova con 220 più 5 rispetto al secondo tentativo. Qui da Simone e poi Giuseppe. Sì, giù, sei dopo. Giù, un altro che... Simone poi... Buono anche per Carcanciu, che chiude quindi con 220, e adesso ci sarà 230 per Simone Piras. Mi sostiene un attimo la strada. Ma Simone Piras che lo chiude e poi libera così, si sfoga. Adesso Giuseppe Azole, che ha svegliato il primo, poi si è rifatto il secondo con 225, adesso va più 10. Tentativo dunque da 235, anche stavolta si porta il bilanciere più avanti. Ma non ce la fa questa volta. Anche Davide Brazzu ci proverà con 235 kg, 7,5 in più rispetto al suo secondo tentativo. Lui è andato bene entrambe le volte per ora. Mentre non si vede più nel tabellone Ananio Manca, che si sia ritirato a questo punto. Aveva sbagliato i primi due tentativi. Adesso lo vedremo allora più avanti. Intanto tocca a Davide Brazzu.
Tocca ora ad Alessandro Zonca che passa da 235 kg a 242,5. Perché adesso l'hanno visto anche io, questo qua la pacca anche lì, per fortuna Ci sta. Non ce l'ha fatta Zonca, che proprio quando c'era quasi acceduto adesso Basciu passa a 260 kg, come già anticipato. Non può però arrivare ai numeri di Martedu e Pisu che striano sulla pedana dopo di lui. Tanto però il terzo tentativo di Basciu che fa più 12,5 rispetto al suo secondo. La morte è messa ai fallimenti. Tentativo valido per Basciu, ma adesso tocca a Martedu per i 280. Mettono un po' di pressione a Pisu che invece andrà per 285. Se Martedu fa 280 supera momentaneamente Pisu che è a 270 e momentaneamente già avanti a Martedu. Bella sfida finale per questi due, categoria 82,5. Quindi Martedu ci deve riuscire per mettere pressione a Pisu, altrimenti Pisu si prende automaticamente il primo posto nella sua categoria. Ci va in tutti i modi Martedu e riesce a chiudere l'esecuzione e a renderla valida. E allora patata bollente a Pisu. Sta aspettando l'ok Matteo Pisu, ricordo ci prova con 285, momentaneamente il suo punteggio è 270, sotto i 280 di Martedu, quindi per essere il numero 1 di questo ottavo campione nazionale sardo nella sua categoria deve portare a casa questo tentativo. Soffertissimo anche questo, la completa però e dovrebbe essere valido e così è. Applausi Matteo Pisu. Che ha chiuso in questo modo il penultimo flight di questa giornata. Ora vediamo se ci saranno quarte prove, è possibile, altrimenti si va già con il prossimo flight, ma mi sembra che si stia andando già con l'ultimo flight di questa giornata. Ancora 9 atleti
da vedere all'opera. Pausa velocissima e torniamo. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa pure già fatta. 2, sì. Fate, ricordo che l'approccio alla zona di lavoro, le prime cadute, sono proprio di ricerca della punta. Eli! Buoni piedi! Picchia! Sì! Mi senti? Si riparte con Stefano Cadoni, l'ultimo fly di questo ottavo campionato nazionale sardo di powerlifting. Flight composto da 9 atleti, sono tutti e 9 senior. Il primo è stato appunto Stefano Cadoni, altezza alzata valida a 165 kg per Cadoni dell'Oristano Powerlifting, lui che è di categoria 90 kg, come lui anche Jacopo Moci e Stefano D'Andrea, che sono i prossimi due, ma poi ci sono anche Matteo Serra e Manuel Sellero. Poi ci sono 2 da 100 e 2 da 110 kg, quindi potremo vedere qualcosa di molto interessante. Ora però Jacopo Moci che entra con 200 kg, Culto Fitness di Villa Cidro. Anche lui molto bene.
Anzi, devo chiedere scusa, non era Mucci, era Stefano D'Andrea. Mucci, però ve l'ho già presentato. D'Andrea invece, dove stanno powerlifting. Anche lui comunque segna 90 kg, che ha appena fatto il suo 200, adesso proverà a fare 200 Jacopo Mocci e ci sta riuscendo senza alcun problema. Arriva Danilo Campidano, anche lui dovrebbe entrare con 200 kg, categoria 110 kg dell'ECB di Cortughiana, e anche lui non ha nessun problema nel suo primo tentativo. 4 su 4 per ora. Tocca a Stefano Scanu, 210 kg come primo tentativo, lui del Powerlifting Team Sardegna, categoria 100 kg. E anche per lui, come per i suoi predecessori, non ci sono problemi. 5 su 5. Allora, è stato richiamato più volte un Sanna, non ho qui nel tabellone, non so quindi nome e niente di lui, insomma, a meno che non fosse Flavio Sanna, che si è già esibito precedentemente, uno dei due insieme a Donati, che aveva richiesto l'anticipo del suo flight, come ci ha spiegato Antonio, per la necessità di tornare prima a Sassari. E quindi tocca adesso a Matteo Serra della Black Bears Powerlifting di Settimo San Pietro, lui per la categoria 90 kg. Perfetta anche la sua entrata, 6 su 6. Adesso ci dovrebbe essere Manuel Sellero del Powerlifting Team Sardegna, così come tamponi leggeri. Sellero categoria 90 kg, 220 kg sul bilanciere. Alzata non valida per Sellero. E adesso Marco Tamponi, primo tentativo da 235 kg, lui di categoria 100 kg.
meglio sudato. Buona la prima anche per Tamponi. E adesso arriva Antonello Leggeri, che siamo soltanto il primo tentativo e già va sui 300 kg. La prima volevo che la facessi totalmente, vabbè, vediamo, stiamo Guardando, Sarebbe già questo un tentativo per il nuovo record sardo nella sua categoria, 110 kg. Record che arriva senza alcuna difficoltà per lui. Secondo giro, quindi secondi tentativi adesso, si riparte da Stefano Cadoni che è entrato con 165, passa ora a 180. 180 kg ovviamente. No, poi arrivano le maestre elementari a dire 180 Melio Pere. Classica battuta che chiunque avrà sentito almeno una volta nella propria vita dietro i banchi di scuola. Però adesso concentriamoci sull'alzata di Cadoni. Perfetta. Ora Danilo Campidano, 210 kg per lui adesso, più 10 rispetto al primo tentativo. E tutti applaudono Campidano, buono anche il suo secondo tentativo. Adesso Jacopo Mocci, questa volta lui sì, prima di Stefano D'Andrea, anche perché questa volta il peso scelto è diverso, sono per rientrare da 200, Mocci sceglie di passare a 215, D'Andrea lo vedete dopo, a 220. Non male Bene Mocci, che fa anche lui 2 su 2. E ne ha ancora margine e si vede.
Un po' di pulizia sulla pedana, sul bilanciere, prima del prossimo tentativo. Arriva Stefano D'Andrea per 220 kg più 20 rispetto alla sua entrata. Bene Andrea, adesso Stefano Scanu, il peso è sempre quello, 220, lo sarà poi anche per Sellero, ma adesso Stefano Scanu, per lui più 10 rispetto al primo tentativo. Ne ancora, è come se ne ancora Scanu. Anche Manuel Sellero senza troppi problemi, lui aveva l'unico che aveva fallito il primo tentativo, si è rifatto adesso sempre con 220 e adesso sarà 225 per il secondo tentativo di Matteo Serra, più 10 rispetto al suo primo tentativo. Se no poi in tre, anche questa chiusa molto bene, ne ha ancora anche Matteo Serra. Sarà interessante vedere cosa ci proporranno tutti e 9 al terzo tentativo. Ora però Marco Tamponi che va con 247 e poi Antonello Leggeri che andrà con 315. come ce li ha, va. Buona l'alzata anche per Marco Tamponi, lui però per 2-1 e adesso si va con Antonio Leggeri, 315 kg ed è il secondo dei 3 tentativi. Esperienza. Bella storia. Bravo. Tu stai facendo arbitro una volta Arriva adesso Antonio Leggeri, più 15 rispetto a 300 nel primo tentativo. Lui che non è leggerino, 110 kg, però più di 300 kg. Esecuzione anche molto rapida, ne ha ancora e come Leggeri,
Adesso vediamo un po' quale sarà il prossimo step per lui, mentre si va adesso con il terzo, l'ultimo giro, gli ultimi tentativi. Ancora non è uscito niente per lui, invece Stefano Cadoni va con 195, ancora più 15, 330 invece sarà l'ultimo tentativo di Leggeri. Che finale, che finale. Intanto Cadoni, il bilanciere pronto per lui. Prima 165, poi 180, di nuovo quindi un più 15 con il 195, più 30 rispetto all'entrata. Questa volta non gli va bene, alzata non valida. Va invece adesso Danilo Campidano, ha fatto 200, poi 210, adesso 220, anche lui costante sul più 10 però, non sul più 15. Va Campidano, anche questa l'ha chiusa molto bene, ne avrebbe ancora. Adesso Jacopo Mocci che passa da 215 a 225 kg. Devo fare il caffè quando ho fatto 215. Cosa? No, niente. La chiude Mocci, che allora al terzo tentativo raggiunge 225 kg. Tutti e tre i tentativi andati a buon fine per lui. E adesso Sellero, che va per i 230. L'ha cambiato. No. Bene Sellero, che chiude con 230. E adesso Matteo Serra che proverà a chiudere con 232,5 più 7,5 rispetto al suo 225. E in lotta per arrivare primo nella sua categoria, quella dei 90 kg. Dipende da lui e poi dipenderà da Andrea, che però potrebbe alzare 247,5. Partono da 220 pari, però non ce la fa stavolta Serra.
Allora, è stato chiamato D'Andrea, se ho sentito bene, però dovrebbe esserci in teoria Stefano Scanu. Questa vinci. Non c'è più forse Scanu. Dai, E allora tocca ad Andrea. Vai che ce l'hai, Vai, 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 buona! Bravo, hai visto? Ed Andrea Perché 2,47 entro quanto me l'ha fatta? allora sono solo un'inversione del tabellone con 240 kg. D'Andrea si è assicurato il primo posto tra i 90 kg. Scanu invece va per i 247 kg e mezzo. Tutto risolto dunque. La sbaglia di l'hai vinti tu. Oh, bravo. C'è anche di più. Erano tutti con lui, alzata però non valida. Gli ultimi due si va con Marco Tamponi che va per 252 kg e mezzo. Complimenti, grazie. Tu la salve. Poi il gran finale con Antonello Leggeri. Mi do alla salva. Tennis è già continueremo a lottare. Sta dando tutto Tamponi, ma proprio all'ultimo non ce l'ha fatta. Rimane con un ottimo 247 kg e mezzo, ma adesso 330 kg il terzo tentativo di Antonello Leggeri, che è partito con 300. È passato poi a 315, adesso aggiunge nuovamente 15 per fare 330. Eccolo Leggeri, sono tutti con lui, è già record del suo. Non può aumentare, può ancora incrementarlo. Eh sì, 330 per Leggeri, suo questo record sardo. Bacio poi alla ragazza. E così si chiude
la competizione, adesso le premiazioni. Anche no, anzi no, fermi. Tentativo di Sellero con 240 kg, tentativo di record. Personale però in questo caso. Ed è sì, nuovo record sardo, ma è un Master 1 lui. Adesso sì che è finita, si andrà con le premiazioni, mentre vengono tutti i saluti. Adesso è il momento delle premiazioni. Il tempo che vengano sistemati il podio e anche la pedana che sta venendo smontata, quindi brevissima pausa e poi qua. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso,
del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa tu è già fatta. Due, sì. Fate il ricordo che l'approccio alla zona di lavoro, le prime cadute, sono proprio di ricerca della punta. Eli! Muori in piedi! Cristian! Sì! Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori. Allora, tornati in diretta, momento di Vito Spiga, che è l'assessore allo sport di Iglesias, lui insieme a Danilo Campidani, ringraziato poco fa, uno dei due, insomma, di coloro, in generale di coloro che hanno i meriti per aver portato questo evento qua a Iglesias. Che viene ringraziato da questa ragazzina con un bronzetto. L'applauso anche del pubblico per lui. Foto di rito. E il primo premio in questa premiazione è stato dato. Arriverà anche il ringraziamento per il sindaco, che però non è qua presente, quindi anche per lui un bronzetto che verrà consegnato, immagino, personalmente da Vito Spiga. E non per ultimo, E c'è anche un premio per il responsabile del terzo settore del comune di Iglesias, anche lui qua non presente, ma il premio arriverà certamente a destinazione. Ringraziamento quindi la classica parte istituzionale di ogni evento, fondamentale però ovviamente a questi livelli. Fondamentale sia da una parte che dall'altra, ovviamente, non solo per persone come Lorenzo Dore che si danno da fare da anni per regalare eventi importanti alla Sardegna, ma anche per i comuni che hanno la possibilità di far affluire, portare gente in comuni dove altrimenti normalmente non ci sarebbe. Intanto stanno andando le premiazioni. Denise De Murtas, la prima premiata di oggi. Lei nella Teenage 1. Teenager 2, Alessia Serra. Kg, sempre Teenager 2, Alessandra Lani. Passiamo alla categoria Teenager 3. Categoria 53 kg, prima classificata Giulia Loi. Sempre di 3,
55 metri prima classificata Sara Severo. Siamo alla categoria Junior, 50 kg e mezzo, prima classificata Matilde Maiorca. Categoria 53, prima classificata Aurora Palmas. $55,5, Carlotta Azzori, sempre Giulia. Questa Carlotta Azzori è Junior 55,5. Poi sempre Junior 58,5. Beatrice Palazzi, sempre Junior 63 kg, Marta Urru. Sempre Junior, Giada Letizia Sanna, 70 kg. E Junior Giulia Radicata. Un attimo, ricapitolare. Nella 70 abbiamo chiamato Giada Letizia Sanna. L'abbiamo premiata. 80 kg.
ed è Giulia Lalicata. Passiamo ora alla categoria senior. Non avete anticipato ieri per fare la G2 dichiarazioni. Terza classificata Maria Teresa Senette. Seconda classificata Sara Carta. Categoria 47 metri. Classificata Elisabetta Mais. Passiamo alla categoria senior 50 e mezzo. 50 e mezzo, al secondo posto Alessandra Lagarta. Vince la categoria 50 e mezzo Denise Appari. Categoria 53 kg senior. Seconda classificata Alice Caretti. E al primo posto Valentina Cocco. Categoria 58 e mezzo. Terza classificata Angel Botti. Seconda classificata Valentina Zara. E al primo posto Ambra Carta. Categoria 63 kg femminile, al secondo posto Claudia Rolla.
Elisabetta Casata. Categoria 70 kg. Terza classificata Clara Pino. Seconda classificata Silvia Ghiso. Vince la categoria Claudia Pirro. Categoria 80 kg, prima classificata Diletta Fais. Passiamo alla categoria 90 kg. Mara Piras. Siamo alla categoria Master 1. Peso 58,5 kg, prima classificata Cinzia Zola. Vai Cinzia! Master 1 80 kg, Valentina Deiana. Master 2 50,5, prima Valeria Locci. Master 2 53 kg, prima classificata Francesca Marras. Master 2 58,5, al secondo posto Anna Stradoni. Prima classificata Valeria Boi. Valeria Boi, prima classificata. Master 2 63 kg, prima classificata Francesca Murgia.
categoria Master 3, 53 kg, Serenella Massita. Categoria 58,5, Master 3, Annalisa Piras. Categoria 80 kg, sempre Master 3, prima classificata Marzia Alicicco, 80, Marzia Alicicco. Passiamo alla categoria Master 5, 80 kg. Teresa Loi, prima classificata. Abbiamo finito con le ragazze, passiamo ai ragazzi. Categoria pre-agonisti. Primo classificato Gianmarco Grussu. Gianmarco Grussu. C'è e c'era. Teenager 1. Categoria 52 kg. Primo classificato Giovanni Farina. Categoria Teenager 1, 75 kg. Nicola Moretti, primo classificato. Teenager 1, 82,5. Primo classificato Salvatore Corbo. Siamo alla categoria Teenager 2, 75 kg, secondo classificato Emanuele De Rosas. E al primo posto Francesco Carbone. Teenager 2, 82 kg e mezzo, primo classificato Gabriel Farris.
Passiamo alla categoria Teenager 3. Teenager 3, 60 kg. Primo classificato Nicola Cau. Categoria 67,5. Terzo classificato Mauro Azzei. Secondo classificato Giacomo Guiducci. E primo classificato Omar Porcetta. Teenager 3, categoria 82 kg e mezzo, Dario Dore, primo classificato. Categoria 100 kg, sempre Teenager 3, Giovanni Lai, primo classificato. Passiamo ai senior, 56 kg. Passiamo alla categoria junior maschile, chilogrammi 67,5, secondo classificato Vincenzo Magrini.
Quindi Junior 67,5, primo classificato Lorenzo Accossu. Categoria Junior 75 kg. Al secondo posto Gioele Costaggio. E al primo posto Emanuele Zucchita. Categoria 82,5 Junior Lorenzo Spalla. Categoria Junior 100 kg Marco Sanna. Questo credo che è andato via, Marco Sanna c'è. Passiamo ai senior 56 kg. Primo classificato Roberto Cuccu. Senior 60 kg. Al secondo posto Giuseppe Scacassi. E primo classificato Antonio Garau. Categoria senior 67,5. Quarto classificato Marco Scano. Terzo classificato Matteo Mura. Mura c'è. Secondo classificato Alessio Piga. E vince questa categoria Luca Orru. Passiamo alla categoria 75 kg, la più numerosa. Settimo classificato Tommaso Spettu.
Sesto classificato Mattia Zuttas. Quinto classificato Andrea Scalas. Quarto classificato Luca Carcangio. Luca Carcangio c'è. Quarto. Terzo classificato Giuseppe Asolo. Secondo classificato Simone Piras. Vince questa numerosa categoria Alessandro Zonca. Passiamo alla categoria senior 82,5. Al quinto posto Davide Dettori. Al quarto posto Davide Brazzo. Andiamo sul podio, terzo classificato Enrico Basciu. Secondo classificato Marco Martettu. E al primo posto Matteo Pisu. Siamo alla categoria 90 kg. Quinto classificato Stefano Cadoni. Stefano Cadoni, quinto classificato, categoria 90 kg. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. Quarto classificato, ancora Stefano D'Andrea.
e al terzo posto c'è Matteo Serra. Al secondo posto troviamo Jacopo Mocci. Mentre sul podio più alto abbiamo Flavio Sanna. Flavio Sanna. E credo che sia uno di quelli che è andato via. Sì, è uno di quelli che è andato via. Prendo io. Se non... Saliamo a 100 kg. Al secondo posto Stefano Scanu. E al primo posto Marco Tamponi. Saliamo alla categoria 110 kg. Al secondo posto Danilo Campidano. Danilo Campidano c'è? Secondo posto, mentre al primo posto troviamo Antonello Leggeri. Passiamo ora alla categoria dei ragazzi, Master 1, categoria 52 kg, Antonio Pischetta, primo. Applauso per questo campione. Passiamo ora alla categoria 75 kg. Primo classificato Michele Marras.
Passiamo ora alla categoria 90 kg Master 1, primo classificato Giovanni Corrias. Sempre nella categoria 90 kg Master 1, categoria Equipped, Manuel Sellero, primo classificato. Sempre Master 1 categoria 100 kg, Efisio Orru, primo classificato. Categoria Master 2. Master 2, categoria 60 kg, primo classificato Equipped Antonio Garau. Categoria 90 kg Master 2, primo classificato Marco Lancellotti. Categoria 110 kg, al secondo posto Danilo Campidano. Categoria Master 3. Master 3, 82,5, secondo classificato Massimo Lai. E primo classificato Mauro Simula.
Secondo classificato Antonio Ogni. E gli hanno la beccata di quella di Monchi, non c'è chi questa. Non c'è, dice. È primo classificato Daniele Ruggeri. Master 6, 75 kg, primo classificato Pietro Donati. È andato via. La liquido io che non... Master 6, 67,5, Salvatore Caneo, primo classificato. Eh sì, anche questo Giuseppe Caria. E qui abbiamo finito. Ora passiamo agli assoluti. Chiamiamo per l'assoluto della panca di ieri che non c'era, vincitore assoluto Manuel Sellero, vincitore assoluto categoria maschile, distensione su panca. Passiamo all'assoluto femminile stacco, vince Sara Carta. Sara Carta. Assoluto femminile.
Momento di incertezza durante le premiazioni delle classifiche assolute. In teoria premiata sarà Carta per lo stacco delle donne, però non può essere la vincitrice, ci deve essere qui un errore. In questo momento stanno cercando di risolverlo, quindi attendiamo un responso. Ancora nessuna novità, siamo sempre in attesa di vedere come si evolve la situazione, non si va avanti, tutto resta bloccato, un sacco di persone al tavolo dei giudici, dello speaker, dove si stanno controllando i dati per appunto ricalcolare il tutto e assegnare finalmente la coppa. Eccoci, ci siamo. E alla fine vince Elisabetta Mais. E alla fine viene portata in trionfo, presa
sulle spalle. Ecco la coppa consegnata da Vito Spiga. E adesso dovremo andare lisci fino alla fine. Anche per gli assoluti maschili. Probabilmente c'è un errore generale sui calcoli, quindi si andrà ancora avanti per un po'. Allora non andiamo in spot, non mettiamo veline, cerchiamo di essere precisi perché poi gli annunci arrivano all'improvviso, quindi mettere anche uno spot potrebbe compromettere la situazione, quindi restiamo in diretta, tanto ancora davanti alla nostra telecamera Elisabetta Mais che festeggia. Per tutto il resto bisogna aspettare il ricalcolo e allora restiamo vigili. Però quello che tu sembri la voce
scusa, il ragazzo di prima? Quello che abbiamo rifatto i calcoli, scusa. Luca. Quindi l'assoluto maschile viene vinto da Luca Uru. Vince Luca Uru alla fine per il maschile. In prima persona a avvisare che ci doveva essere un errore, era sicuro di aver vinto. Adesso si fa la foto, quindi risolto anche questo caso. Vediamo se ci sono ancora 3 coppe in ballo, speriamo che non ci siano stavolta errori. Nuovi attimi di attesa, però questa volta non sono in grado di dirvi il perché. Quindi classifica squadre. Al terzo posto New Center Sport Iglesias. Terzo posto, stanno classificando le squadre in questo momento. Il terzo posto per il New Center Sport Iglesias. Ecco che ci siamo. Al secondo posto Cortigiana. Al secondo posto l'HOB di Cortigiana. Primo posto invece per Powerlifting Team Sardegna. Insomma, erano la grande maggioranza degli atleti
qui presenti, però comunque tutti di alto livello. Primo posto meritato, e allora assegnati anche i premi alle squadre. Ora attendiamo ulteriori annunci, ma dovremmo essere giunti praticamente al termine di questo ottavo campionato nazionale sardo di powerlifting, organizzato dalla... Attenzione però, forse qualche riconoscimento per tutte le persone che hanno collaborato per il funzionamento di questa manifestazione sportiva che, dicevo, organizzata dalla Sardinia Drug Free Powerlifting Association di Lorenzo Dore. E invece no, dunque finisce veramente così. Un ringraziamento a tutti voi che ci avete seguito questi 2 giorni, soprattutto per voi appassionati di powerlifting. L'augurio di passare una buona serata, ancora il tempo per uscire, per andare a cena fuori assolutamente c'è, dunque, e anche per chi ancora non avesse fatto di votare, giustamente va ricordato che c'è ancora tempo fino alla 22. Grazie di tutto, buona serata.